O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Notte tenebre nebbia, fuggite entra la luce, viene Cristo Signore. Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa. Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore. Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo. A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene. Giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali. Elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome. Poiché il Signore è il Dio,
Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti. Acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra. Egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, egli è l'Altissimo. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate Dio con voci di gioia. Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Verso la tua parola guida il mio cuore. Verso la tua parola guida il mio cuore. Fammi vivere nella tua via. Guida il mio cuore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso
E allora non sto a raccontare tutto. Mi ricordo una sera dell'Epifania, il papà che telefonava senza qualificarsi, ma che meravigliato chiedeva se Dio può perdonare e perdona sempre. E io che dicevo in diretta, Dio perdona sempre. Anche quando un ragazzo drogato con la macchina sbanda e colpisce un povero ragazzo che viaggia col motorino e che magari torna dal lavoro e lo uccide, Dio perdona sempre. Scettico quel papà di famiglia, però concludeva la telefonata, dobbiamo trovarci, dobbiamo parlare. E io credo che quando entra il tarlo del dubbio, del sospetto, quando in noi c'è quasi la sfiducia nella misericordia di Dio che è infinitamente grande, io credo che la cosa più bella sia quella di avvicinare un uomo di Dio, un sacerdote, di parlare con lui, di chiedere lume, luce, conforto, aiuto. Quello che avvenne anche in questo caso. E allora papà Benedetto, il papà di Federico, un giorno mi disse: vorrei fare qualcosa per ricordare mio figlio. A noi in quei tempi occorreva uno studio e la spesa dello studio era alquanto elevata. Si parlava di 120-130 milioni delle vecchie lire. Parlandone col papà, con Benedetto, con la mamma Annalisa, poi loro hanno parlato con gli altri due figli, Riccardo e Denis, si era convenuto che quel dono fosse fatto proprio dalla famiglia a nome di Federico. C'è una frase nella lettera agli Ebrei dove il Signore dice defunctus aduc loquitur, benché morto parla ancora. E allora mi sono permesso di dirlo a Benedetto e a Annalisa: guardate, Federico è morto, voi lo piangete, siete inconsolabili, soprattutto il papà è inconsolabile. Non sarebbe opportuno, non sarebbe bello se voi lo potete fare, ma già avevano detto che loro avrebbero potuto fare questo. Se in sua memoria provvedeste naturalmente all'allestimento di questo studio e lo dedicassimo a Federico, la cosa piacque e l'11 luglio, pensate un poco, 11 luglio, vigilia di quel 12 luglio dell'intuizione profetica di tanti anni prima, 1997, 10 anni prima, il 12 luglio, da quei ragazzini, erano bambini possiamo dire, era uscita quell'intuizione profetica. Se avessimo una trasmittente, se potessimo far sentire la nostra voce alla mamma e al papà, quella sera è stata in diretta trasmessa e inaugurata quella sala, quello studio, proprio lì dove 10 anni prima aveva avuto luogo l'intuizione profetica. Ragazzi quelli, ragazzo questo. Nasceva quello studio che ancora oggi si chiama Studio Federico Facchin, defunctus aduc loquitur. Benché morto, Federico parla ancora.
voce di chi non ha voce.
Bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Il debito dell'Unione Europea divide Germania e Francia, il presidente francese Macron punta sugli eurobond mentre c'è il no del cancelliere Merz. Intanto, come vedremo sui quotidiani di cui appunto tratteremo le prime pagine, c'è un vero e proprio asse tra Italia, Germania e Belgio sul tema dell'industria e sulla competitività, mentre oggi il Parlamento italiano si riunisce anche per parlare degli aiuti da inviare alla popolazione ucraina. Sulle prime pagine si parla tanto di cronaca, lo vedremo insieme, a partire dal caso di Crans-Montana. Ecco, c'è una bella notizia che arriva direttamente dall'ospedale Niguarda di Milano. I feriti appunto ricoverati all'interno dell'ospedale del nosocomio di Milano sono tutti fuori pericolo di vita. Una bella notizia appunto che arriva alla vigilia di un nuovo interrogatorio a Jacques Moretti, che ricordiamo insieme a sua moglie Jessica è indagato per la strage di Capodanno avvenuta appunto all'interno del suo locale Le Constellation a Crans-Montana in Svizzera. Qui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Si parla sempre di cronaca, un dramma, poiché sono stati sospesi 2 chirurghi dell'ospedale di Napoli, poiché a quanto pare su un bambino di 2 anni era stato trapiantato un cuore bruciato perché danneggiato dal ghiaccio secco utilizzato appunto per il trasporto dell'organo. Il trapianto doveva appunto avvenire da un bambino di 4 anni a questo bambino di 2 anni. Sulle prime si parla anche di sport, nello specifico si parla delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, l'Italia festeggia l'oro e il bronzo, festeggia l'oro con Arianna Fontana che ha trainato la sua squadra appunto verso l'oro e la 12ª medaglia per l'azzurra Fontana in quello che appunto è una specialità di cui ci stiamo appunto appassionando in questi giorni, il track. Ora, la medaglia invece di bronzo è nel doppio misto curling. Ecco, partiamo subito con la nostra rassegna stampa e come sempre lo facciamo leggendo il nostro Corriere della Sera che titola appunto sul debito che abbiamo detto appunto divide e c'è tensione, il debito dell'Unione Europea, tensione Parigi-Berlino, oggi il voto sugli aiuti all'Ucraina, il governo ha posto la fiducia, la sfida dei vannacciani alla Lega. Leggiamo insieme, il debito dell'Unione Europea divide per l'appunto Germania e Francia, il presidente Macron spinge per gli eurobond ma incontra il no del cancelliere Merz. Intanto alla vigilia del vertice dell'Unione nasce un asse tra Italia, Germania e Berlino su industria appunto e competitività. Oggi il Parlamento italiano si esprime sugli aiuti per sostenere l'Ucraina. Il governo ha deciso di porre la fiducia, i vannacciani sfidano invece la Lega. Restiamo sul Corriere della Sera e ci spostiamo a centropagina. Come vedete il colore che spicca è l'azzurro per il trionfo nello short track. Ecco, Costantini e Mosaner, bronzo invece nel curling. Fontana lancia la staffetta, l'Italia è ancora d'oro. Come abbiamo appunto detto in apertura, l'azzurra ha trascinato la sua squadra nella staffetta mista nello short track appunto verso l'oro. Arianna Fontana è alla 12ª medaglia ai giochi. Restiamo sul Corriere, ci spostiamo invece sul fianco destro, si parla appunto di cronaca, dai 2 chirurghi sospesi a Napoli, cuore
inutilizzabile, ma lo trapiantano a un bimbo di 2 anni. Si legge: nonostante il cuore fosse stato bruciato per l'utilizzo di ghiaccio secco durante il trasporto, dopo l'espianto a Bolzano, il bimbo di 2 anni ricoverato a Napoli è stato sottoposto al trapianto. Per questo appunto sono stati sospesi 2 chirurghi. Come vi dicevo, si parla ancora di cronaca anche sul Corriere della Sera. Il dramma di Zoe era viva quando lui l'ha spinta nel canale. Come sapete ci riferiamo all'omicidio della 17enne Zoe. Per l'omicidio è indagato Alex, un giovane 20 anni. Leggiamo insieme: Zoe Trinchero era viva quando è stata gettata nel canale ed è morta per i traumi causati dalla caduta. L'autopsia ha stabilito che per la 17enne uccisa a Nizza Monferrato è stato fatale il volo da 3 metri. Ora ci spostiamo insieme a un'altra prima pagina, guardiamo insieme come apre La Stampa. Armi a Kiev, fiducia anti-Vannacci. La Francia di Macron, dopo lo schiaffo italo-tedesco, tenta una mediazione con Putin sulla guerra in Ucraina. Il voto alla Camera, Crosetto attacca: così facciamo chiarezza, incertezza sulle scelte leghiste. Leggiamo insieme: scontro Vannacci, Lega sul decreto per le armi a Kiev, per il quale il governo ha posto la fiducia. Crosetto: non è una fuga, serve a fare chiarezza. Ci spostiamo insieme a centropagina e, come abbiamo visto per il Corriere della Sera, anche La Stampa pone la sua attenzione sulla grande vittoria e l'oro per l'Italia con Fontana. Ecco da qui il titolo Fontana d'Oro, perché appunto richiama il cognome della campionessa olimpionica. C'è appunto poi il commento in qualche modo di Buffon su 2 fronti, sia su quanto concerne le Olimpiadi, sia su ciò che concerne ovviamente il mondo del calcio. Sono cresciuto in una famiglia di atleti e le Olimpiadi in casa mia aveva un valore anche superiore al mondiale di calcio. Era ed è l'evento. Questa la dichiarazione rilasciata appunto da Gigi Buffon, il grande portiere azzurro. Sul calcio invece Buffon dice: ci vorrebbero un Baggio o un Del Piero. Continuiamo la nostra rassegna stampa e ci spostiamo ad un'altra prima pagina. Passiamo insieme al Messaggero, che titola: Italia locomotiva d'Europa. Ecco, cambiano gli equilibri tra i 27, ecco, questa è l'intervista al ministro degli esteri italiani contenuta appunto all'interno del quotidiano del Messaggero. Il rapporto con la Germania ci fa tornare quello che eravamo, superare i danni del Green Deal. Questa la dichiarazione. Intesa poi su Roma-Berlino, riforme entro l'anno e poi ancora lo strappo Merz-Macron anche sugli Eurobond, come abbiamo appunto preannunciato in apertura. Il Messaggero, come vedete, come del resto per le altre prime pagine dei nostri quotidiani, affronta il tema e lo pone in risalto, quello ovviamente delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Short track, Fontana trascina gli azzurri, Ariana Fontana oro 20 anni dopo la medaglia di Torino 2006, perché come dicevamo poc'anzi, la azzurra porta con sé 12 medaglie, pensate. Restiamo sulla prima del Messaggero e, come vedete, ci parla ed affronta della notizia del caso di Crans-Montana. La prima bella notizia: tutti i feriti fuori pericolo. L'annuncio è di Bertolaso: al Niguarda superati i rischi imminenti. Continuiamo la nostra lettura e ci spostiamo insieme al Mattino, che, come vedete, mentre nella posizione più alta sulla prima pagina si parla non di Olimpiadi ma di calcio, serata amara infatti al Maradona, azzurri sconfitti ai rigori dal Como, c'è l'addio quindi Coppa Italia.
In basso al centro pagina c'è il titolo naturalmente principale, Roma-Berlino, patto per l'Europa, quindi il titolo riprende in qualche modo quello utilizzato anche dal Messaggero. Concorrenza, capitali, export e green per chiudere le riforme entro l'anno. Intervista anche qui al vice premier Tajani, Italia locomotiva d'Europa a superare i danni del Green Deal. I sure do. Del Green Deal. Adam and Eve decided to Ovviamente trust a anche qui si sneaky parla snake oltre che instead di of calcio, God. anche di And Milano because of Cortina. that, Ecco, something queste really, le medaglie really bad di ieri, happened. le vediamo Yes, insieme. A sin sinistra entered the c'è world. Giada Sin is when we turn away D'Antonio, from in God alto, and say, appunto, la squadra oro nella I don't staffetta care what short you say, track. God. Sopra invece I'm gonna do c'è things Stefania my way. Costantini See, e Amos we can't be Mosaner. close C'è to il God bronzo when we turn di away from Carling. him. La Right. staffetta d'oro titola The appunto sneaky il snake knew that if he could get massiccio Adam and così Eve to Fontana sin, e nella Then they storia. couldn't be close to Si God. parla anche What di a cronaca, sneaky come thing to do. abbiamo appunto Sneaky and letto bad, anche sulle altre because prime sin pagine. Il gets us caso, into un trouble. cuore bruciato impiantato sul This bimbo, sign says sospesi God's due way, but chirurghi that way looks dell'ospedale di Napoli. I'm gonna La go my mamma own dice, way. non è l'ora del rancore, voglio che mio figlio si salvi. Leggiamo That insieme must have un'altra hurt. prima And pagina, sin l'andiamo ad brings hurt osservare too. insieme e Because of passiamo their sin, all'avvenire. Adam L'avvenire, and Eve had to acque leave proibite, the questo garden. il titolo They couldn't principale be God's scelto friends oggi, anymore. salvo sorpresa They had il to live in Consiglio the dei wild Ministri, il world, pacchetto migranti all con by il blocco themselves. navale. A Strasburgo, The wonder varata of la God's lista dei garden paesi was sicuri no in vista del longer a patto part of their europeo in lives. vigore We da shouldn't giugno. have eaten that Leggiamo fruit. insieme. Oh, Potrebbe now you tell approdare me. già Where were oggi you sul when I tavolo was del being Consiglio dei tempted? Ministri l'annunciato I was disegno right di there. legge sull'immigrazione Exactly. contenente anche alcune norme stralciate dal pacchetto sicurezza dopo il God was confronto very col sad to see Quirinale. Adam and Nel Eve living testo apart from potrebbero him trovare because posto of la their sin, stretta sui and to ricongiungimenti eventually see familiari sin degli spread to their immigranti e il kids, blocco and navale then delle their imbarcazioni and con then their migranti kids. insieme al rilancio Sin wrecked del everything. modello Albania. It did. Restiamo But sull'avvenire, guess ci spostiamo sul taglio God basso, had a Trump plan accoglie for ancora us. Netanyahu Oh, sul good. tavolo Oh, l'Iran. triple good. What L'incontro was it? a due A appunto, rescue tra Trump plan. e Netanyahu previsto God had a plan to inizialmente make per things mercoledì right. 18 febbraio, si terrà You invece mean questa by mattina a sending Washington, Jesus? appunto in Casa Yes, Bianca, to il settimo save Adam and incontro Eve and their ufficiale in un kids, anno fra il and their presidente kids' americano kids, Donald Trump and their e il primo kids' kids' ministro kids, israeliano all the Benjamin way Netanyahu. down La to richiesta us. di anticipare il colloquio God's venuta da plan saves us from quest'ultimo three ben things: descrive la the stain of rilevanza sin, del momento. the power of Ci sin, spostiamo su un and altro the fronte, presence su of un'altra sin. prima What does pagina, that even guardiamo mean? insieme il Sole First, 24 he wants to ore, save us from the quotidiano stain politico, of sin. economico, When we finanziario, choose to sin normativo, and che pone turn away from l'attenzione God, sul we have the bilancio stain of sin on 2025, us. quindi titola But Jesus Banchi, washes utili away our record stain of a sin and changes us into 27,7 people miliardi. Who want Leggiamo to be insieme. close to him. Nuovo balzo in Right. avanti anche nel Second, 2025 God per wants gli to utili save us delle from the principali power of banche sin. italiane. I primi The 6 more we istituti di sin, credito the hanno easier it is to keep realizzato on sinning. profitti And cumulati soon, per sin takes over our lives. 27,74 But miliardi di Jesus euro, gives con us un the power aumento to del ignore the whispers of 16,2% sin and rispetto live al with peace and joy 23,86 and miliardi love. del That's 2024. way better Gli than utili di alcuni sin. gruppi It hanno sure is. beneficiato della And crescita third, dimensionale even though avvenuta God saves us attraverso from le the stain of aggregazioni. sin Inoltre la and the maggiore power of sin, reattività we si è still live with rispecchiata the nel presence balzo of dei sin. valori dei The titoli in presence of borsa. sin means Ci we still spostiamo, live in a world continuiamo la where nostra sin is rassegna all stampa e around passiamo us. insieme Tears al and resto hurt, del selfishness and Berlino. meanness. Schiaffo a God Macron, wants to save no us from al the debito presence per of sin. la difesa. Questo è il titolo principale How? scelto dal When the time is quotidiano, right, schiacciato God will make it so dall'asse his family Meloni can Merz, live in l'Eliseo the rilancia. wonderful world the L'Europa way he diventi meant una it to be. superpotenza. But Ma la when will Germania that boccia happen? l'idea We don't know yet. Eurobond, Ucraina When invece God says the contatti time is right. Mosca-Parigi verso So, un piano what dell'Unione happened with Europea. sin back then? Anche qui al God centro saw that sin pagina was spreading. una
his beautiful bellissima e world was simpatica drowning in espressione sin. di Arianna God knew there was only Fontana, one che way appunto to stop his porta la sua world from squadra, drowning in sin. nella staffetta What mista was short track that? all'oro. Drown appunto the record sin. di Arianna. Era ai giochi già 20 anni fa a Torino e con questa vittoria a 35 anni ottiene 12 medaglie olimpiche. Ci spostiamo sul taglio più basso, riusciamo a leggere che c'è il riferimento a due fatti di cronaca al Do you femminicidio want di more Zoe, Laugh and Grow Bible? l'autopsia What do you svela mean? l'orrore. Sign up Zoe for Minnow massacrata a and get 17 more anni Bible per aver stories detto and loads no. more Era amazing ancora viva shows. quando è stata gettata How cool in is acqua. that? Lo abbiamo Minnow is a great raccontato place to in stream Christian precedenza. shows for L'indagato kids. è il Amazing! suo amico Alex, Download the Minnow app che and start your in free realtà, trial lo today. avete Yay! letto sicuramente sui nostri quotidiani, aveva in qualche modo di origini nordafricane del femminicidio di Zoe. Adam and Eve had to Questo leave the ragazzo Garden of Eden nordafricano and ha settle in a appunto new rischiato un vero e place. proprio Yes, linciaggio because they dalla sinned. comunità They perché went era their stato own way instead considerato of God's il way. colpevole Yep. del And after a femminicidio while, they della had piccola kids. Zoe. Così non è And perché then their come kids appunto had abbiamo kids. potuto Grandkids. leggere l'indagato è And lo their stesso grandkids Alex. had great Sempre sulla prima grandkids. pagina del Then the Resto great del great Carlino grandkids c'è un had altro kids. fatto di And cronaca, as all those vediamo people spread il around the suo world, volto e something quello else was spreading appunto too. di Sin. Ruggi, la ricorderete. People were choosing their Daniela own way Ruggi, la instead of scomparsa God's nel way. 2024, Fighting, la sua figlia, la sua stealing, famiglia era lying and disperata, hurting each other purtroppo and making sono God's stati world a ritrovati very ugly soltanto place. molto dopo Until i resti finally, di questa God said, giovane ragazza, una giovane "Enough. ragazza molto fragile. It's time to start over." Il suo Start appunto over? resto insieme a God una picked ciocca di one capelli e person un reggiseno to erano start stati his world over ritrovati da Noah. due Noah was a istruttori appunto righteous che avevano man. poi dato He tried very hard to make avevano right chiamato choices. il In a world where 112 everyone was per doing their own avvisare thing, di questa Noah was macabra always scoperta. ready to do what God E asked. il resto He had been practicing del listening to Carlino God parla and being appunto obedient for a di questa long giovane time. Daniela che More aveva than 500 acquistato years. un test di gravidanza. How could Quindi si era anyone be recata in that farmacia old? probabilmente con People un lived a long conoscente. time back Ci then. spostiamo su un'altra prima Are you pagina, all right? vediamo insieme come I was decide di aprire thinking about the l'edicola. candles on his Trump birthday frena cake. le mire di Israele, stop con la Cisgiordania. I Netanyahu a Washington, So come God said to abbiamo Noah, già letto, per I convincere want il you to presidente build USA ad a adottare boat. una linea più What's a dura boat? nei negoziati con A thing Teheran, you can in particolare float in per if there's a quanto flood. riguarda i What's a missili flood? balistici. It's when water covers Sulla everything. parte più It's bassa why you need a si boat. parla di How big? ovviamente Big dei enough for due your chirurghi family sospesi and per il some trapianto animals. sbagliato, danni appunto How di many un animals? piccolo bambino All di of 2 them. anni, il cuore, lo abbiamo of detto, every danneggiato da ghiaccio secco, errore che ha Then reso di God fatto gave him l'organo plans for building the big inutilizzabile. E boat. poi si parla Noah was anche already di un so altro old. fatto di Building a cronaca, boat that un big would omicidio take a long preterintenzionale time. per la mamma Right. di Beatrice. It took Noah and his scotta family nel caso della years città. and Anche lei years è and morta in febbia. years. La madre è accusata di omicidio Dad, are we done preterintenzionale. yet? Smentita Not yet. la tesi dell'accaduta dalle Now scale, are we sequestrati done? oggetti compatibili con le echinosi On top sul of that, corpo. Noah's Lunedì neighbors prossimo probably came l'autopsia by to sulla laugh at him. piccola, mentre So il it's padre called a dal boat. carcere si And dice it's for appunto floating on water? disperato. Yep. Continuiamo la nostra rassegna stampa e passiamo rapidamente alla Gazzetta della There's no water Mezzogiorno. anywhere. Incertezza, lavoro, Poor Noah. automotive He bari, was just doing trascina what il God mercato told him. delle Yes, assunzioni, ma he occupazione wanted to be pugliese God's in friend calo senza even if più everyone rischiare. else thought Sulla he was parte silly. destra, come sempre accade, la Gazzetta pone Finally, l'attenzione su one day, alcuni a drop casi o fell from the vicende sky. legate alla cronaca. C'è in alto Hey, la strage then Andrea another, Curato, and definitive another, and 14 another. assoluzioni, And Cassazione then- solo per 2 ex manager. The E animals ancora started to come? l'assalto Yep. al portavalori God e il sent them to carabiniere Noah, eroe, and gli Noah packed them seguiti all sì, into his sono big, una maratoneta, big lo ricorderete boat. alcuni giorni fa, è avvenuto Now appunto are we questo done? assalto Then sulla strada God closed the door. Lecce.
Continuiamo la nostra lettura e passiamo velocemente al giornale di The rain Sicilia continued to come down, harder and harder. Suddenly, having a boat looked like a pretty good idea. The water rose higher and higher. God covered the land with water so that all the fighting and hurting died. But so did most of God's creation. That's sad. It was very sad. It rained and poured for 40 days. And Noah's big boat floated on the water 50 days. 60 days, 100 days, 150 days. That is a long time. It was. Then, finally, the water started to go down, 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 until one day, Noah's big boat came to rest on top of a mountain. And God said, let's start again. So, Noah and his family, plus a bunch of seasick animals, walked out of the big boat into a clean, fresh world. I have placed a rainbow in the sky as my promise that I will never again flood the earth. It was time to start again. Sul centropagina la notizia legata allo sport, rigori benedetti, a Napoli canta il Como, ecco, si parla appunto della Coppa Italia. Invece sulla parte più bassa si parla dell'auto in fuga che appunto ferisce un carabiniere. Leggiamo insieme qualche stralcio. Il luogotenente Giovanni Giordano, 61 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Gaggiano, falò In the days when Israel was ruled by judges, there was a young woman named Ruth, and she lived in a country called Moab. Yep, it was right next to Israel. So they were like neighbors. Right. Now, Ruth was married to a man named Mahlon, who had a brother named Kilian, who married a woman named Orpah. Mahlon and Kilian were the sons of Naomi and Elimelech. Okay, those names are really hard to say. They are. People had very interesting names back then. But those names aren't the hardest part of this story. Oh no! Is the story sad? It starts out that way. Oh. Before they were married, Mahlon and Kilian were living in Moab with their mom and dad because there was a famine in Israel. Do you know what that is? Oh yeah! A famine is when there isn't enough food. Right. And that's where the story gets sad. What happened? After they moved to Moab, Elimelech died. That's so sad. Yes, it is. But then, something even sadder happened. What was it? A little while after they married Ruth and Orpah, Mahlon and Kilian died too. Oh no! So Naomi, Orpah, and Ruth were left all alone? Right. What did they do? Naomi was very sad, and she decided, I have no sons, and I'm too old to work, so I better go back to Israel, where I'm from. But you, Orpah and Ruth, stay here in Moab, where you have family and friends. So Naomi said a teary goodbye to Orpah and Ruth and started her journey. But soon after, she realized that Ruth was following her. What are you doing? I'm going to Israel with you. With me? Why?
You're my mother-in-law, and I love you. I want to make sure you're going to be okay. But what about your family? I will love your family like my own, and I will love your God. That is so amazing! Ruth was willing to give up everything for Naomi. That's right. God really loves it when we show love like that. Oh, thank you, Ruth. So off they went. Together. Yes, and when they were in Israel, they met a man named Boaz. Boaz had a nice house, and a lot of land, and plenty of food. And I love God. Yes, Boaz loved God. Boaz heard how Ruth had left her family and country to take care of Naomi. So, Boaz decided he should help them. That is so nice. How did he help? Well, first Boaz let Ruth take food from his fields for free, so that she and Naomi would have plenty to eat. Wow! Not only that, Boaz offered to make Ruth his wife, so she could have a home and family again. Double wow! And that's not all that Boaz did for them. What? What else did he do? He redeemed the land that used to belong to Naomi and her husband. Redeemed? What does that mean? Redeem means to buy back, to pay the price so something or someone can be free. So, Boaz bought back the land that used to belong to Naomi. And gave it to her as a present. I love this. The story of Ruth and Naomi reminds us about God's rescue plan. Just like Boaz had to pay a price to redeem Naomi's land, many years later, someone would be born in Ruth's family who would pay the price to redeem the whole world from sin. Wait a minute. Do you mean Jesus? That's right. Jesus, our Redeemer. Brave Queen Esther. A very long time ago, in a place called Persia, there lived a king. Me, King Xerxes. Xerxes? Yep, a tough name and, well, kind of a tough king. Why was he so tough? He had a bad temper. What? Who said that? Get rid of them! Whoa, he does have a temper. Well, King Xerxes needed a queen. So, he searched throughout the land for the best queen of all. No. Hey! Who are you? Esther. Now, Esther was an orphan, which means she had no mother or father. She lived with her cousin, Mordecai. He worked for King Xerxes at his palace. Both Mordecai and Esther were Jewish. Jewish? What does that mean? You see, God's people were called the Israelites because... They were the children of Israel. Right. Well, there came a time that Israel split in two. The southern half was called Judah, and the people from Judah were called... Jews! Okay, I get it. Now, the Jewish people were not very popular in King Xerxes' land, and he didn't know that Esther was a Jew. He just knew that... She is so pretty and kind! I love her! In fact, he loved her so much that he made Esther queen. Oh, what a nice story! Well, not so much. Really? Why? Things got complicated. You see, King Xerxes had a friend named Haman.
Yes. Like, hey, man. At least you won't forget me. Haman didn't like the Jews at all, and he especially didn't like Mordecai, because Mordecai would never, ever, ever bow down to him. Finally, Haman got so fed up with Mordecai that he went to see the king. Oh, Haman! Hey, king! I mean, Your Highness, I have something important to tell you. Haman lied to the king and said that the Jews were troublemakers, and the land would be better off without them. Oh no! I hope the king didn't listen to him. He did. The king signed a law that said all the Jewish people would be killed. That's scary! Did Esther pack her bags and go? No? Mordecai had a plan. You have to talk to the king. Esther was scared. If someone went to the king without an invitation, you could be killed. But Mordecai said, maybe this is why God allowed you to become queen. Esther, you can save your people. So what did she do? Esther gathered her courage and prepared a feast. A feast? Why? She invited the king and Haman, and just as they were starting to enjoy the meal, she told on Haman. She said, King Xerxes, someone is going to kill my whole family and me. The king was surprised. What? Who would want to kill my queen? That man. Haman? He plans to kill all the Jewish people. And I am a Jew. Like I said, King Xerxes had a temper, and he said, Whatever you were going to do to the Jews will be done to you. No, please, I'm sorry. That was the last time anyone had to worry about Haman. Wow, God really used Esther's bravery in a big way. Yes, he did. God used the bravery of Esther, an orphan girl who became queen, to save the children of Israel. Arrivò a Gerusalemme con un corteo molto numeroso, con cameli carichi di aromi, d'oro in grande quantità e di pietre preziose. Si presentò a Solomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto e gli Do you diceva: want more Laugh and Grow non Bibles? ci fu What do you parola mean? tanto nascosta Sign up for al Minnow re and che get egli more non Bible potesse stories and spiegargliela. loads more amazing shows. La regina di Saba, quando vide tutta la sapienza di Minnow is Salomone, a great place to la stream regia Christian che shows for egli kids. aveva costruito, i cibi della sua tavola, Download the Minnow il app modo and start your free ordinato trial di today. sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi copieri e gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza respiro. Many years ago, Quindi Israel disse al had a re: big problem. era vero dunque Really? quanto What avevo was it? sentito Their del mio enemy paese, came to del mio attack them. paese, del tuo conto e sul tuo is a big e sulla problem. tua sapienza. So, King Saul, Io the non leader of credevo a Israel, quanto si sent out a diceva messenger to finché non ask for sono help giunta throughout qui the land. e i miei occhi non hanno visto. The messenger passed by a Ebbene, town where a non man me- named Jesse n'era lived stata with his big, riferita neppure strong una sons. metà. Quanto alla sapienza The e alla Philistines are prosperità, attacking, and superi King la Saul fama che needs io ne ho brave and mighty udita. men to fight. Beati i tuoi uomini When e Jesse's beati sons questi heard tuoi that, they said, servi Brave and che mighty. stanno sempre alla That's tua us. presenza e ascoltano la tua So sapienza. off they all went, Sia all benedetto except il for their Signore little tuo brother, Dio, che si è David, compiaciuto I di te take care of the così sheep. da collocarti sul trono di Israele. Perché il Signore ama Israele in eterno David e was ti too ha young and stabilito too small re to go per to war. esercitare So, il diritto e la instead of giustizia. fighting, David brought E food la to his diede al brothers. re
one day, while he was visiting them, David saw a big, huge Philistine. Was he one of the Philistines attacking Israel? Yes, and his name was Goliath. I'm the baddest, biggest, strongest guy around. The Philistine leader said, If your strongest man can beat our strongest man, we will be your slaves. But if our strongest man can beat your strongest man, you will be our slaves. The Israelite soldiers were really scared, but someone had to fight Goliath. Who's brave enough to fight? I will. La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua God has helped me save our sheep from a lion and a bear, and God will help me save Israel from Goliath and the Philistines. Well, it sounded crazy, but no one else volunteered. La salvezza dei giusti So viene King dal Saul Signore said, nel tempo dell'angoscia e loro use my fortezza. sword. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva. I'll just Perché use in Lui this. si sono rifugiati. Slingshot? I use this slingshot to protect my sheep from lions and bears, and I'll use it to protect us from the Philistines. Then David picked up 5 smooth stones and walked out onto the battlefield. You were such a nice kid. Israel announced that they were sending their champion out to meet Goliath. So the giant Philistine La tua turned to parola, meet him. Signore, è verità. Where is he? Consacraci nella verità. Right here. You? I'm going to feed you to the birds. Goliath! 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 David must have been so scared. Maybe. But David trusted God and said, This is God's battle. Oh, yeah? Well, this is my spear. You come at me with your big spear and strong armor, but I come with the power of my big, strong God. And just then, David slung a stone through the air and hit Goliath right between the eyes. Ma sono le cose che escono dall'uomo a rendermi. So Israel was saved. And who did God use? Not big, strong King Saul or his army. Not Jesse's warrior sons. It was David because he trusted God. And when we trust God with everything, God can use us to do amazing things. Even if we are small. That's right. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e Someone who rendono delivers messages from God. Right. parola. Usually, prophets were excited to deliver God's message. Yes, Lord. I'll do that Ecco un right away. pensiero che ci aiuti a This is vivere a questa story about giornata a alla luce prophet della who was parola not. e anche His name della was festa che celebriamo Jonah. della Vergine Jonah di was a Lourdes. prophet in Israel. Questa And one memoria day, così God gave him cara a new a tante message to persone share. in tutto il mondo. I have a message La prima for you to deliver. considerazione che ci Yes, lega è God. proprio quella Right away. della sapienza. Where in ecco. Israel do you want me to La go? Vergine si I'm rivela ready. a una This fanciulla, message is not for Bernadette, Israel. che era una It's for fanciulla Nineveh. semplice. Lei, Nineveh? quando I racconterà want you to del tell them perché, to quando le stop chiedono come being mai secondo mean. te la Vergine You're Maria kidding, è right? parsa proprio a You te, better get lei going. anche un po' denigrandosi, Jonah un po' was schernendosi, confused. diceva perché a I'm a Lourdes non prophet c'era for persona più Israel. stupida di lei. Not Più, Nineveh. veramente The people of massimo Nineveh are dell'umiltà, mean no? bullies Ma
E la sapienza non è l'intelligenza, la sapienza è quella che la scrittura ci ricorda, la sapienza cordis, quella capacità di avere un cuore che è allineato con il cuore di Dio. Questa è la vera sapienza. The thought of God letting them off the hook for all the bad they had done just made Jonah feel sick. In questo momento della sua vita, appena questo capitolo 10 che stiamo leggendo segue proprio la preghiera di ieri della consacrazione del Tempio del Signore di Gerusalemme. E la preghiera di ieri ci ricordava di un cuore che sa vedere la presenza di Dio in quel Tempio, ma nel Tempio che poi noi sappiamo è il cuore dell'uomo, la via della sapienza Salomone sapente, finché rimane a tenere il suo cuore allineato con il cuore di Dio, abitando But as soon as the ship got out to sea, a huge storm tossed the ship around. And the sailors were scared. I sure would be. E anche il Vangelo di questo mercoledì del Everyone pray so we don't die. Ancora una volta alla purificazione vera. Ecco qui il Signore dichiara, come abbiamo appena sentito da Marco, che tutti gli alimenti erano puri all'epoca, ricordiamo, no? Per oggi per un popolo di Israele tanti alimenti non si possono mangiare, no? Invece il Signore dichiara puri tutti gli alimenti. No, we're not there already. We're in the middle of a storm, so you better get up and pray. Ma è quello che esce dal cuore dell'uomo che lo rende impuro. Allora, anche qui è bello ricordare il messaggio di Lourdes, perché certamente Lourdes oggi è famosa come luogo di pellegrinaggio per i malati, no? Per quelli che cercano la guarigione. Ma la Vergine Maria, quando è apparsa nella terra, ha invitato a pregare It's my fault. Throw me into the sea and the storm will stop. Per quella fisica, poi ancora una volta, come nel Vangelo, le due cose talvolta possono essere associate, perché nella storia della vicenda del paralitico lo guarisce dalla sua paralisi per dimostrare che lui ha il potere anche davanti ai piaceri di rimettere anche i peccati. Quindi il peccato è la vera malattia, la più grave del cuore umano. E quindi andare a Lourdes non è semplicemente cercare la guarigione fisica, ma cercare soprattutto la guarigione dell'anima, la guarigione del cuore, perché sia un cuore puro, perché sia un cuore allineato con il cuore di Dio e sia un cuore sapiente. E chi ha fatto l'esperienza di andare a Lourdes sa che tanto spesso i malati, pur essendo fisicamente colpiti nel corpo dalla malattia, ma sono molto più sani interiormente di tante persone che scoppiano di salute, no? Perché diceva un grande mistico, San Giovanni della Croce, che la salute dell'anima è l'amore. Allora possiamo anche noi, celebrando questa memoria della Beata Vergine di Lourdes, chiedere questa guarigione al Signore, che il Signore ci guarisca da quelle cose che escono dal nostro cuore, possono essere occasione di peccato e che ci rendono quindi impuri. Immergerci in quell'acqua della grazia di Dio, che l'acqua di Lourdes ricorda, che è l'acqua del battesimo che tutti abbiamo ricevuto, essere creature nuove in Gesù risorto. E l'ultima cosa che mi piace sempre ricordare in questa festa di Lourdes è che la Vergine non solo appare una fanciulla umile, che ritiene appunto di essere anche estremamente ignorante, ma in un posto dove nessuno su sola ragione avrebbe mai pensato, no? Questa grotta di Massabielle, che era un po' una discarica, un po' anche non molto frequentato positivamente, no? Lì la Vergine appare, lì la sua presenza cambia la realtà. Ecco, credo che anche questo sia un messaggio per noi, essere capaci di guardare anche lì dove noi non ce l'aspetteremo, perché è lì dove il Signore si vuole manifestare, perché è lì dove il Signore si manifesta c'è l'opportunità di cambiare la realtà. Ecco, allora essere capaci di avere un cuore semplice come quello di Bernadette,
capace di avere quella sapienza del cuore che è vedere la presenza Jerusalem di Dio was e nella packed. presenza di People Dio from attraverso all over the la Roman Madre di Empire Dio, were la Vergine visiting for a Maria. celebration. Intraprendere anche noi un Jesus' percorso di disciples rinnovamento were nowhere to be spirituale found. che ci porta a essere Really? persone You see, sane, after Jesus persone died on guarite the cross, interiormente they had di gotten quella some good guarigione news la and salute some sad dell'anima, e cioè l'amore. What was the good news? Jesus was alive. Yes, yes, yes. That was good news. And, what was the sad news? Jesus was going to leave them. Oh. But there was also Ci mettiamo some in piedi other e good presentiamo al news. Signore Good. tutte le Oh, nostre double intenzioni good. di preghiera. What was it? Dicendo It was insieme, time for Jesus' purifica il friends nostro to cuore, spread the good Signore. news about his Purifica il kingdom. nostro But that's a ginormous job. Perché i Which pastori is della why Chiesa Jesus left them abbiano with un even more atteggiamento good paterno news. per stimolare i Jesus fedeli promised to send his all'impegno followers e insieme a li helper. sostengano nella loro A debolezza. helper? Preghiamo. No one knew. So, for the time being, Perché Jesus' coloro friends che hid ancora in non Jerusalem, conoscono Cristo waiting and siano praying. indotti nella gioiosa They didn't want the testimonianza dei Pharisees and credenti Sadducees coming ed after them like they had come after abbracciare Jesus. la fede So, cristiana they were trying che sono very hard not approdare to la attract salvezza. too much attention. Preghiamo. I get it. One day passed. Perché i Then cristiani two. imparino Then ad cogliere gli We've been aspetti praying for 3 positivi days, propri di and ogni still no religione sign of the helper. e cerchino What should con we esse do? un dialogo fondato What sul Jesus told us rispetto to e la do, carità. I guess. Preghiamo. So they continued to pray. Perché 4 chi days vive in una posizione 5, sociale più 6, elevata non si 7, lasci prendere dal 8. lusso It's e been dai 9 piaceri days. della vita, ma should we do? conservi il santo timore di Dio che apre il cuore agli altri. Then, Preghiamo. on the 10th day, Perché prima di giudicare gli altri, a sound like a guardiamo huge dentro di noi wind stessi filled the e house. chiediamo a Dio che ci insegni la conversione And e la something that looked like purificazione little del flames nostro of fire cuore. appeared Preghiamo. over their heads. What was it? The Spirit of God, the Holy Spirit. Di Maria. Whoa! Tutte le persone Was the ammalate, Holy le Spirit persone the helper sofferenti, Jesus le promised? persone piegate Yes, nel corpo, the helper ma had anche come. quelle sofferenti nello Amazing! spirito, And perché tutte something possano even trovare more amazing la happened, via della because guarigione as the disciples were filled che with God's il Signore Spirit, ci they offre, began to praise God. che dona a And noi la Great sua is the vita Lord, and e che Hordovan vive nei Burstogas. secoli dei Huh? secoli. What did you say? Hordovan Burstogast. Bashian Stoy Espisior. Hey, how do you know that language? Everyone in the room began speaking in different languages that they did not know. Whoa! That was really helpful because remember, during those days, people from all over the Roman world were visiting Jerusalem. Suddenly, they were hearing all about Jesus in their own language. It was a miracle. Hey, everybody! Have I got news for you? Wait, I thought Jesus' friends were all hiding. Not anymore. God's helper helped them to be brave. Peter boldly told the people all about Jesus. And guess what? There's more? Oh, yes. The crowd was so amazed with Peter's message that, well, guess how many of them became followers of Jesus that day? Oh, let's see. 10, Higher, 20, higher. 30, 40, 60, 100? 3,000. What? Preghiamo perché il mio e il Yep. vostro sacrificio Then sia gradito a Jesus' Dio, disciples Padre started onnipotente. bravely talking about Jesus all over Jerusalem. Everyone must have been amazed. They were, except for, well, you know who. Yep, still us, the Pharisees and Sadducees, and just as grumpy as ever.
Perché sull'esempio della Beata Vergine Maria, you better stop talking about Jesus or we'll arrest you. They threatened the disciples, but the disciples went on telling people about Jesus anyway. Because Jesus sent them the Helper? Yes, for the first time ever, God's Spirit and power were available for all of Jesus' followers. And with that power, they would go out and change the world. Renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutti i popoli. Do you want more Laugh and Grow Bible? What do you mean? Sign up for Minnow and get more Bible stories and loads more amazing shows. Wow! How cool is that? Minnow is a great place to stream Christian shows for kids. Amazing! Download the Minnow app and start your free trial today. Yay! Adorano la tua immensa grandezza. A loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Big changes for Saul. Jesus' disciples were very busy in Jerusalem. The Holy Spirit had come and they were boldly sharing the good news. Jesus died for our sins. With everybody. I'd like to follow Jesus. I'd like to follow Jesus too. Wow, so many followers. Yep, and now it was time to spread the good news all over the Roman world. How would they do that? Oh, God had someone special in mind for the job. Peter? Nope. John? No. Andrew? Matthew? James? Simon? Bartholomew? No, it was a man named Saul, also known as Paul. Saul was his Hebrew name, but outside of Israel, people knew him as Paul. So Saul was Paul? Yep, and he was also Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per And like all good Pharisees, I want to make sure everybody follows all the rules, all the time. Remember, the Pharisees thought Jesus was breaking all the rules. Prese il pane e rese grazie. Lo spezzò. So they had worked with the Sadducees to have him arrested. Prendete. They wanted to hurt Jesus, and they did. Right. Well, Saul was so concerned about the rules that after Jesus died, he made it his job to arrest him. Arrest her. Arrest them. I'm making it my job to arrest as many of Jesus' followers as I can. So Saul, who was Paul, was a Pharisee? And an enemy of Jesus. But how could God use an enemy of Jesus to spread the good news about him all over the world? Because even though Paul was going one way, God was about to turn him around. How? By stopping him in his tracks. You see, one day, Saul was traveling to a town called Damascus, hoping to find more of Jesus' disciples. I'm gonna arrest him. I'm gonna lock him up. I'm gonna... When suddenly, a bright light hit him right in the face. A bright light? A very bright light. And then a voice from heaven said, Saul, why are you trying to hurt me? Who was it? That's what Saul wanted to know. And the voice replied, I am Jesus, the one you are trying to hurt. Jesus was talking to Saul? Paul? Wow, he must have been so surprised.
And even more so when he realized that I can't see! I can't see a thing! Suddenly, Saul was blind. Then Jesus told him to go to Damascus anyway and wait there. Why? Because Jesus had a follower there named Ananias. Jesus spoke to Ananias in a dream and told him to go find Saul. You mean the man that came to arrest us? The one who hasn't stopped making trouble? That mean man? Why do you want me to find him? Then Jesus said, He is the one I'm going to use to spread the good news about me to everyone, to Jews and those that aren't Jews, and even to kings. So, what did Ananias do? He trusted Jesus. So, when he found Saul, he prayed for him, and something amazing happened. I can see! I can see! Wow! Then, something even more amazing happened. What? Saul became a follower of Jesus. Double wow! And then, something even way more amazing happened. What could that be? Hey, Jesus is the Son of God! Hey, you! Jesus is the Son of God! He started telling everyone about Jesus. So, Saul went from being Jesus' enemy to being Paul, Jesus' friend. And more importantly, a disciple. I've got to tell everybody about Jesus! Anywhere! Everywhere! Whatever Paul did, he did with his whole heart. And now that he met Jesus, he was ready for God to use him to turn the Roman world upside down. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardate la fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Do you remember Tu che vivi e Saul? regni nei secoli dei secoli. Who was also Paul, E la but pace del Signore Jesus sia appeared to sempre him con voi. and changed his life forever. So he ran around telling everyone about Jesus? That's the one. God really knew what he was doing when he chose him. He sure did. Agnello First di of Dio, all, Paul che was togli i really peccati smart. del mondo, As a abbi Pharisee, he pietà had di spent noi. years studying Agnello di and Dio, memorizing che togli God's i law peccati del and the mondo, stories of abbi Israel. pietà di noi. Second, he spoke Agnello di Hebrew, Dio, the che language togli of i Israel. peccati del Shalom! mondo, dona And he also spoke Greek, the language of the Roman Empire. Hirete! And there was one more thing that made Paul perfect for the job. Ecco l'agnello. Really? What? Ecco colui He che was a toglie i Roman peccati del citizen, mondo. which meant Beati gli invitati I can alla travel cena della anywhere! Paul could go everywhere in the Roman world and talk to anyone about Jesus! una parola. Right. E io So, Paul grabbed his things and, I'm hitting the road. Ciao! See ya! because of Paul's travels, groups of Jesus followers were popping up everywhere. They were given a new name, Christians, which means little Christs. And they began meeting together in groups we now call churches. Wow! How great is that? Very great, though it wasn't always great. It wasn't? Sometimes Paul was attacked by people that wanted him to stop talking about Jesus. Other times, he was arrested and thrown in jail. That's terrible. Yes, but God helped Paul in those hard times. Really? Yep. One time he was on a ship, and guess what happened? Uh-oh. Don't tell me it sank. It did. It did! But Paul and the crew made it to an island where the local people helped them. Phew. That was nice. It was, but then as Paul was building a fire, he got bit by...
A poisonous snake! Oh no! A snake? That's really terrible! He's a goner. But you know what Paul did? He trusted God. He shook the snake off and kept on working. He did? Uh-huh. When nothing happened to Paul, the people realized that they had seen a miracle! They were so excited that they brought sick people to Paul and God healed them. So, you see, even in the hard times, Paul was filled with joy. God gave Paul the strength to be happy if he was full or if he was hungry, if he had money or if he had none. If he was free or if he was in jail. No matter how many hard things happened to Paul, he could be happy knowing God was with him. The Pharisees and the Sadducees, on the other hand, were not happy. And you know why. Paul was supposed to be arresting Jesus' followers. Yes, but instead he was helping churches grow all over the place. So, the Pharisees and Sadducees had Paul thrown in jail. And there he found out something really bad. Uh-oh, what? They were planning to kill him. That's the most terrible. What did Paul do? I am a Roman citizen. I appeal unto Caesar. Appeal to Caesar? What does that mean? I'll explain. Remember that Paul was a Roman citizen? By appealing to Caesar, the Roman ruler at the time, he was asking for Roman protection. So, Paul was sent all the way to Rome, where Caesar lived. Now, all he had to do was wait for his turn to tell Caesar about Jesus. But Caesar was a little busy, so Paul sat in jail for 2 whole years. 2 years? What did he do all that time? Since he couldn't go out and tell people about Jesus, I wrote letters. Letters? Yes, lots of letters that help churches learn how to be followers of Jesus. You've probably seen some of Paul's letters in the Bible, like Galatians, Ephesians, Philippians, and Colossians. Oh, what's Philippians about? That one was all about joy, and it was written to the Christians in Philippi. Because Paul was full of joy, no matter what. It sure sounds like he stayed busy. Yes, busy for Jesus, even when he was in jail. Wow, God really helped Paul turn something that was terrible into something very good. Yes, he did. He sure did. Salute dei malati, prega per noi e buona giornata a tutti.
Mercoledì a partire dalle 9:45 appuntamento con l'udienza generale del Papa, un'occasione per ascoltare la voce ed i messaggi del successore di Pietro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. In questa giornata mondiale del malato leggiamo la conclusione del Vangelo iniziato ieri. Gesù chiama a sé la folla e proclama con chiarezza: nulla che viene da fuori ha il potere di rendere impuro l'uomo. Ciò che lo rende impuro è quello che esce dal di dentro. Gesù sta dicendo che in realtà tutte le cose che sono presenti nel creato, nel mondo, nella vita e nella società, di per sé non hanno il potere automatico di rovinare la tua vita. Dipende dove li posizioni nella tua esistenza, che ruolo, che importanza gli dai, allora eventualmente sì hanno il potere di farti tanto del male, ma in realtà ciò su cui dobbiamo stare tanto attenti è ciò che esce dal cuore degli uomini. Quello ha il potere di rovinare tutta la vita di un essere umano. Veramente ha il potere di consegnarti a un'esperienza di dolore e di sofferenza, e possiamo leggere in questo senso anche la giornata del malato. Ci sono malattie che, a seconda di come le vivi, possono incattivirti o impreziosirti. Quante sono le persone che dopo quelle esperienze di malattia hanno veramente portato tanta luce, e quante invece hanno vissuto quella situazione in un modo tale per cui è uscito il peggio. Anche qui dipende da come noi vogliamo vivere queste esperienze. Al netto di ciò che sia possibile, non siamo delle vittime, siamo dei responsabili della nostra felicità. E allora oggi chiediamoci, qualunque cosa ci capiti nella vita, qual è il mio livello, la mia consapevolezza di responsabilità davanti alla mia felicità. Sono io il responsabile di essa, non gli eventi della vita. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. Mercoledì a partire dalle 9:45 appuntamento con l'udienza generale del Papa, un'occasione per ascoltare la voce ed i messaggi del successore di Pietro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Telepace. Quest'oggi mi trovo a Roma, presso lo studio del maestro Rodolfo Papa, autore del bozzetto del ritratto di Papa Leone che è diventato il clip emusivo che farà parte della grande galleria dei pontefici a San Paolo fuori le mura. Maestro, che significato ha per un artista come lei lavorare dentro una tradizione così antica e così solenne? Nel momento in cui sono stato chiamato e ho firmato il contratto, da quel momento in poi hanno cominciato a tremare le mani, perché si entra in contatto diretto con tutta la storia dell'arte cristiana, con una relazione con tutta la cronotassi dei pontefici di San Paolo, quindi ci sono artisti strepitosi che hanno realizzato cose mirabolanti, e quindi di conseguenza bisognava concentrarsi, stare all'altezza, essere all'altezza della richiesta, e quindi insomma all'inizio è stata emozionante come cosa. Il punto di partenza è stato un olio su tela pensato fin dall'inizio per diventare un mosaico. Allora, come nasce il bozzetto? Da quali immagini o intuizioni? Allora, innanzitutto mi sono posto una serie di domande, ho riflettuto su una questione fondamentale. Innanzitutto ci troviamo di fronte ad una serie di clipei, uno dietro l'altro, che hanno una inclinazione, cioè gli sguardi vanno verso una direzione, ma questo però è l'ultimo. Quindi non avrebbe avuto senso mantenere quell'inquadratura, cioè mantenere quello sguardo, perché il pontefice avrebbe guardato verso il muro, sarebbe stato... Quindi intanto cercare di costruire più posizioni frontali, ma anche in controparte, cioè in qualche modo che entrasse poi in dialogo con quelli successivi che verranno dopo, tra 100 anni, ma insomma, e quindi in qualche modo fare, come si dice in architettura, una soluzione d'angolo, quindi cercare di avere un'immagine che poi facilita il giro. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è cercare di lavorare sulle misure esatte, tanto che poi ho chiesto di poter vedere quelli che sono conservati nella galleria dei ritratti che sono nella fabbrica di San Pietro, e sono andato a vedere le misure esatte, le proporzioni, perché la tela è grande, sono 137 cm di diametro, quindi insomma le dimensioni sono molto grandi, e lì su quelle dimensioni è abbastanza facile perdere la cognizione dello spazio, quindi bisognava relazionarsi con quello. A quel punto una serie di bozzetti per cercare di mettere su carta le idee, gli sguardi, le inclinazioni del volto, la direzione, e poi anche ovviamente l'abbigliamento, perché bisognava anche scegliere come realizzarlo. Quindi fatti poi alla fine 4 bozzetti ufficiali, li ho consegnati e hanno scelto, so che il Santo Padre ha scelto uno di questi, e su quello poi ho ulteriormente lavorato. Il bozzetto è stato tradotto in circa 15.000 tessere di smalti vetrosi e orei. Come dialoga un pittore con i maestri mosaicisti dello studio Vaticano? Allora, innanzitutto parlando con il direttore Paolo Di Buono ci siamo proprio relazionati su questo punto fondamentale, cercare di fare una pittura che facilitasse il lavoro dei mosaicisti. Ovviamente la pittura ragiona con un linguaggio, il mosaico ragiona con un altro. Quindi intanto costruire una pittura che sia capace di essere autosufficiente, quindi coerente in se stessa, pensando a qual è lo scopo, ma anche
Buongiorno e ben ritrovati a quanti di voi ci seguono attraverso la televisione e il web. Siamo collegati dagli studi di Telepace Roma per seguire insieme il consueto appuntamento del mercoledì con l'udienza generale del Pontefice, durante la quale Papa Leone XIV riprenderà il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, incentrando la meditazione di quest'oggi sulla costituzione dogmatica Dei Verbum, in particolare sulla parola di Dio nella vita della Chiesa. Lo ricordiamo, il Santo Padre ha iniziato questo nuovo ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Vaticano II con la prima udienza generale del 2026, insomma, a chiusura successivamente che è stato chiuso il giubileo del 2025 e da quel momento, da quando ha iniziato questo ciclo di catechesi, ha dedicato 5 meditazioni appunto alla costituzione dogmatica Dei Verbum, sulla quale proseguirà ancora quest'oggi. Nel frattempo le immagini ci mostrano il Santo Padre che si trova nell'atrio dell'Aula Paolo VI per salutare alcuni dei fedeli e dei pellegrini giunti dall'Italia e dal mondo per ascoltare le parole del Pontefice e partecipare all'udienza generale. Vediamo, le immagini ci mostrano anche alcune suore e sacerdoti che stringono la mano del Pontefice. Il Santo Padre ieri, come di consueto, è stato presso le ville pontificie di Castel Gandolfo, dove ha vissuto la propria giornata di riposo, pur continuando a lavorare, ma è la giornata che il Pontefice si prende per poter staccare. Lo abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di pontificato. Il Pontefice durante la giornata del martedì solitamente non riceve nessuno in udienza, si reca alle ville pontificie dove vive una giornata di studio, di riposo, dove pratica anche sport, in particolare il tennis, del quale sappiamo essere molto appassionato. E mentre il Pontefice Leone XIV prosegue nel salutare i fedeli e i pellegrini presenti nell'atrio dell'Aula Paolo VI, vi diamo conto di alcune notizie di questi giorni. In particolare è stato diffuso il tema della 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, in programma domenica 26 luglio del 2026, che è il giorno in cui la Chiesa celebra la festa dei nonni di Gesù, i santi Gioacchino ed Anna. E il titolo di questa giornata, di questa 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che rimanda a un versetto del profeta Isaia, è "Io invece non ti dimenticherò mai", e ricorda come l'amore di Dio si rivolga ad ogni persona e non venga mai meno nemmeno nelle fragilità della vecchiaia. Al contempo vuole essere anche un richiamo per le famiglie e le comunità ecclesiali affinché non dimentichino i nonni e gli anziani e riconoscano in loro una presenza preziosa e una benedizione. Il Dicastero per i laici, per la famiglia e per la vita esorta tutte le chiese particolari, le realtà associative e le comunità ecclesiali a trovare il modo per valorizzare questa giornata nel proprio contesto locale. Proprio per questo metterà a disposizione nei prossimi mesi alcuni appositi strumenti pastorali. E il Papa ha invitato a celebrare la giornata con una liturgia eucaristica nella chiesa cattedrale di ogni singola diocesi. E l'obiettivo di Papa Francesco, che aveva istituito questa giornata nel 2021 da celebrare sempre nella 4ª domenica di luglio, era quello di creare un'occasione per far giungere agli anziani la vicinanza della Chiesa e per valorizzare il loro contributo nelle famiglie e nelle comunità. Dunque questo è il tema della 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si vivrà il prossimo 26 luglio, ma avremo sicuramente occasione di
tornare ad approfondire questo tema quando verrà poi anche diffuso il messaggio del pontefice. Un'altra notizia di questi giorni è che è allo studio un viaggio di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede rispondendo alle domande di alcune agenzie. Si tratterebbe di un viaggio apostolico di un solo giorno alla fine di marzo e qualora dovesse essere confermato, sarebbe il secondo viaggio di Papa Leone XIV e la prima visita di un pontefice nel Principato di Monaco nella storia moderna. Lo ricordiamo, Leone ha vissuto il primo viaggio apostolico del suo pontificato in Turchia e Libano lo scorso 27 novembre fino al 2 dicembre del 2025 e proprio sul volo di ritorno a Roma da questo primo viaggio apostolico aveva espresso, rispondendo a una domanda riguardo ai possibili futuri viaggi, aveva espresso il desiderio di andare in Algeria per visitare i luoghi di Sant'Agostino, ma anche per continuare a portare avanti il dialogo tra il mondo cristiano e il mondo musulmano. Inoltre ha detto che gli piacerebbe visitare molto l'America Latina, riferendosi ad Argentina e Uruguay che confidano in un viaggio del Papa, ma anche parlando del Perù, paese nel quale Papa Leone XIV è stato prima missionario e poi vescovo. E parlando sempre del questo possibile viaggio apostolico nel Principato di Monaco, vi devo ricordare che lo scorso 17 di gennaio il Santo Padre aveva ricevuto in udienza in Vaticano il principe Alberto II di Monaco, il quale aveva poi avuto dei colloqui in segreteria di Stato. L'incontro, riferiva allora la sala stampa della Santa Sede, era stato incentrato sulle buone relazioni bilaterali esistenti tra i due paesi e sul contributo della Chiesa Cattolica nella vita sociale del Principato. E poi nel corso dei colloqui in segreteria di Stato con il cardinale Pietro Parolin e con Monsignor Richard Gallagher si era discusso di questioni di interesse comune come la cura dell'ambiente, l'aiuto umanitario e la difesa e la promozione della dignità della persona umana. Inoltre, tra gli altri argomenti, anche l'attualità internazionale con particolare riferimento alla pace e alla sicurezza. Dunque, relativamente a questo tema, questo possibile viaggio apostolico di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, una sola giornata verso la fine di marzo, vi terremo aggiornati non appena avremo comunicazioni ufficiali o indiscrezioni appunto relativamente a questo appuntamento. E ieri martedì 10 di febbraio si sono aperte le giornate di raccolta del farmaco, una giornate di raccolta che proseguiranno fino al 16 febbraio e sono promosse dal Banco Farmaceutico. Questo perché in Italia vivono circa 500.000 di persone in condizioni di povertà sanitaria e queste delle giornate di raccolta del farmaco possono essere davvero un modo concreto per aiutare queste persone nelle cure donando medicinali in farmacia. E Papa Leone ha lanciato l'invito a partecipare alla raccolta dei farmaci attraverso il suo profilo X in lingua italiana, nel quale ha specificato che i medicinali raccolti saranno consegnati a più di 2000 realtà caritative e assistenziali in tutta Italia che li distribuiranno a chi ne ha bisogno. Questa iniziativa si svolge nel mese di febbraio a partire ormai dal 2000 e questa raccolta riguarda tutte le categorie di medicinali da banco ed è spesso il farmacista stesso, su indicazioni delle associazioni, a segnalare quelli che sono i medicinali di maggior necessità. Per darvi alcuni numeri, in 24 anni le giornate di raccolta del farmaco hanno permesso di raccogliere
quasi 8 milioni di medicinali, nello specifico 7 milioni e 991 mila medicinali, per un valore superiore a 29,7 milioni di euro. L'ultima edizione, quella del 2025, ha coinvolto 5.684 farmacie e oltre 25.600 volontari. Dei 588.000 farmaci raccolti hanno beneficiato circa 430.000 persone assistite dai 2.011 enti convenzionati con il banco farmaceutico. Quindi questa è una bella iniziativa che vi invitiamo anche noi a seguire, ribadendo l'invito del Pontefice a recarvi in farmacia e chiedere al farmacista quali possono essere i medicinali di cui si hanno maggiore necessità. Ve lo ricordo, le farmacie che aderiscono a questa iniziativa, a queste giornate di raccolta del farmaco, sono quelle convenzionate con il banco farmaceutico. E nel frattempo vediamo che Papa Leone è entrato in Aula Nervi, in Aula Paolo VI, e sta percorrendo il corridoio centrale salutando e stringendo le mani dei tanti fedeli e dei tanti pellegrini che sono giunti quest'oggi a Roma per ascoltare le sue parole e assistere all'udienza generale. Ma proseguiamo dandovi ancora un'ulteriore notizia che è stata diffusa nei giorni scorsi, anzi più precisamente nella giornata di ieri, martedì 10 febbraio, perché Leone XIV, attraverso l'elemosineria apostolica, ha fatto recapitare in Ucraina 3 tir con 80 generatori di corrente che sono destinati alla popolazione provata dalla guerra e dal freddo. In questi 3 tir sono stati inviati anche farmaci come antibiotici, antinfiammatori, integratori e viveri. La situazione in Ucraina è molto complessa dal punto di vista umanitario, perché nel corso di questo inverno le temperature di notte arrivano anche a meno 15 gradi, mentre di giorno si oscilla tra i meno 10 e i meno 12. In tanti quindi, a causa del freddo, sono costretti ad abbandonare le loro case per trovare calore nei rifugi riscaldati, dove proprio grazie ai generatori possono ricevere anche un pasto caldo. I 3 tir sono partiti dalla Basilica di Santa Sofia a Roma, la chiesa degli ucraini in Italia, e sono già arrivati a destinazione a Fastiv e a Kiev, 2 città particolarmente colpite dai raid negli ultimi giorni. Dunque questa è l'iniziativa dell'elemosineria apostolica su impulso di Papa Leone XIV per aiutare gli ucraini a resistere nel corso di questo rigido inverno che, come abbiamo detto, ha temperature che di notte arrivano anche a meno 15 gradi, mentre di giorno oscillano tra i meno 10 e i meno 12. Nel frattempo vediamo che il Pontefice continua a stringere le mani, a salutare i presenti all'udienza generale di quest'oggi. Allora anche noi andiamo ad ascoltare un po' quello che è il clima che si respira in Aula Paolo VI, perché dalle immagini che vediamo sembra esserci un clima davvero di calore e di gioia per il Santo Padre.
E abbiamo ascoltato anche la banda che ha accompagnato gli ultimi passi di Leone XIV lungo il corridoio centrale dell'aula Paolo VI, dove ha salutato i tanti pellegrini fedeli presenti, dai quali ha ricevuto anche alcuni doni come libri e altro. Ma adesso vediamo come il Santo Padre accenda il cero, allora anche noi ci mettiamo in un clima di preghiera. E dopo aver visto e partecipato a questo momento di preghiera silenziosa e di riflessione con Papa Leone sulle note del canto dell'Ave Maria, ci predisponiamo ad ascoltare il brano del Vangelo odierno e la catechesi del Pontefice, che sarà dedicata alla costituzione dogmatica dei Verbum, proseguendo il ciclo di catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma quale è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we also constantly give thanks to God for this, that when you received the word of God that you heard from us, you accepted it not as a human word, but as what it really is, God's word, which is also at work in you, believers. The word of the Lord. Lesung aus dem 1. Thessalonicher Brief. Liebe Brüder und Schwestern, darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort angenommen habt. Und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam, Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes, los que creen. Palabra de Dios.
恭读圣保禄宗徒致得撒洛尼人前书，弟兄们，为此我们不断地感谢天主，因为你们有我们接受了所听的天主的言语，并没有拿它当人的言语，而是实在当天主的言语领受了。这言语在你们信者身上发生了效力。以上是天主的圣训。Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, damos continuamente graças a Deus, porque tendo recebido a palavra de Deus que nós vos anunciamos, vós a acolhestes não como palavras de homens, mas como ela é verdadeiramente, palavra de Deus, a qual atua em vós que acreditais. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي. أيها الإخوة، إننا لا ننفك نشكر الله على أنكم لما تلقيتم ما أسمعناكم من كلمة الله لم تتقبلوه تقبلكم لكلمة بشر، بل لكلمة الله حقا تعمل فيكم أنتم المؤمنين كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę, jako Słowo Boga, który działa w was wierzących. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nella catechesi odierna ci soffermeremo sul legame profondo e vitale che esiste tra la parola di Dio e la Chiesa. Legame espresso dalla Costituzione conciliare Dei Verbum al capitolo 6. La Chiesa è il luogo proprio della Sacra Scrittura. Sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, la Bibbia è nata dal popolo di Dio e al popolo di Dio è destinata. Nella comunità cristiana essa ha, per così dire, il suo habitat. Nella vita e nella fede della Chiesa trova infatti lo spazio in cui rivelare il proprio significato e manifestare la propria forza. Il Vaticano II ricorda che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella Sacra Liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa, sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Inoltre, insieme con la sacra tradizione, la Chiesa le ha sempre considerate e le considera come la regola suprema della propria fede. La Chiesa non smette mai di riflettere sul valore delle Sacre Scritture. Dopo il Concilio, un momento molto importante al riguardo è stata l'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, nell'ottobre 2008. Papa Benedetto XVI ne ha raccolto il frutto nell'esortazione post-sinodale Verbum Domini, dove afferma:
Proprio il legame intrinseco tra parola e fede mette in evidenza che l'autentica ermeneutica della Bibbia non può che essere nella fede ecclesiale, che ha nel sì di Maria il suo paradigma, il luogo originario dell'interpretazione scritturistica è la vita della Chiesa. Nella comunità ecclesiale la scrittura trova dunque l'ambito in cui svolgere il suo compito peculiare e raggiungere il suo fine, far conoscere Cristo e aprire al dialogo con Dio. L'ignoranza della scrittura, infatti, è ignoranza di Cristo. Questa celebre espressione di San Girolamo ci ricorda lo scopo ultimo della lettura e della meditazione della Scrittura: conoscere Cristo e attraverso di Lui entrare in rapporto con Dio, rapporto che può essere inteso come una conversazione, un dialogo. E la Costituzione Dei Verbum ci ha presentato la rivelazione proprio come un dialogo, nel quale Dio parla agli uomini come ad amici. Questo avviene quando leggiamo la Bibbia in atteggiamento interiore di preghiera. Allora Dio ci viene incontro ed entra in conversazione con noi. La Sacra Scrittura, affidata alla Chiesa e da essa custodita e spiegata, svolge un ruolo attivo. Infatti, con la sua efficacia e potenza, dà sostegno e vigore alle comunità cristiane. Tutti i fedeli sono chiamati a abbeverarsi a questa fonte, anzitutto nella celebrazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti. L'amore per le Sacre Scritture e la familiarità con esse devono guidare chi svolge il ministero della parola. Vescovi, presbiteri, diaconi, catechisti. Prezioso è il lavoro degli esegeti e di quanti praticano le scienze bibliche. E centrale è il posto della Scrittura per la teologia, che trova nella parola di Dio il suo fondamento e la sua anima. Ciò che la Chiesa ardentemente desidera è che la parola di Dio possa raggiungere ogni suo membro e nutrirne il cammino di fede. Ma la parola di Dio spinge la Chiesa anche al di là di se stessa, la apre continuamente alla missione verso tutti. Infatti, viviamo circondati da tante parole, ma quante di queste sono vuote? A volte ascoltiamo anche parole sagge, che però non toccano il nostro destino ultimo. La parola di Dio invece viene incontro alla nostra sete di significato, di verità sulla nostra vita. Essa è l'unica parola sempre nuova, rivelandoci il mistero di Dio è inesauribile, non cessa mai di offrire le sue ricchezze. Carissimi, vivendo nella Chiesa si impara che la Sacra Scrittura è totalmente relativa a Gesù Cristo e si sperimenta che questa è la ragione profonda del suo valore e della sua potenza. Cristo è la parola vivente del Padre, il Verbo di Dio fatto carne. Tutte le Scritture annunciano la sua persona e la sua presenza che salva per ognuno di noi e per l'intera umanità. Apriamo dunque il cuore e la mente ad accogliere questo dono alla scuola di Maria, Madre della Chiesa. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin,
Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous nous arrêterons aujourd'hui sur le lien profond et vital qui existe entre la parole de Dieu et l'Église. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, la Bible est née du peuple de Dieu et est destinée au peuple de Dieu. Dans la communauté ecclésiale, l'Écriture trouve le cadre dans lequel elle peut accomplir sa mission particulière et atteindre son but. Faire connaître le Christ et ouvrir au dialogue avec Dieu. Le but ultime de la lecture et de la méditation des Écritures est de connaître le Christ et, à travers lui, d'entrer en relation avec Dieu. L'Écriture sainte, avec son efficacité et sa puissance, apporte soutien et vigueur à la communauté chrétienne. L'amour et la familiarité avec les saintes Écritures doivent guider ceux qui exercent le ministère de la parole. La parole de Dieu ouvre continuellement l'Église à la mission envers tous. L'Écriture sainte est entièrement liée à Jésus-Christ. Et c'est la raison profonde de sa valeur et de sa puissance. Le Christ est la parole vivante du Père, le Verbe de Dieu fait chair. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Burundi e dalla Francia, specialmente gli studenti di vari collegi e istituti. Fratelli e sorelle, alla scuola di Maria, Madre della Chiesa, accogliamo Cristo, parola vivente di Dio, che realizza la nostra conversione interiore, rinnovando il nostro spirito e il nostro cuore per vivere secondo il Vangelo. Dio vi benedica. Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus du Burundi et de France, spécialement les étudiants de divers collèges et instituts. Frères et sœurs, à l'école de Marie, mère de l'Église, accueillons le Christ, parole vivante de Dieu, qui réalise notre conversion intérieure, renouvelant notre esprit et notre cœur pour vivre selon l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the dogmatic constitution Dei Verbum, today we consider the profound and vital connection between the Word of God and the Church. Sacred Scripture, which has been entrusted to the Church and is guarded by her, reveals its meaning and manifests its strength in the life and faith of the Church, above all in the celebration of the Holy Eucharist. For this reason, the Church continually meditates upon and interprets Scripture, because it is the means by which we come to know the incarnate living Word of God, who is Jesus Christ. Indeed, praying with Scripture opens the door for an intimate relationship with God, who through these sacred writings invites us into conversation with Him. As St. Jerome rightly points out, ignorance of Scripture is ignorance of God. With this in mind, I encourage you to read and contemplate the inspired Word of God daily. May the Word of God nourish our hearts and our minds and lead us to the fullness of life.
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, in particular the groups from England, the Netherlands, Sweden, Israel, and the United States of America. Next Wednesday, the season of Lent begins. It is a time for deepening our knowledge and love of the Lord, for examining our hearts and our lives, as well as refocusing our gaze on Jesus and his love for us. May these coming days of prayer, fasting, and almsgiving be a source of strength as we daily strive to take up our own crosses and follow Christ. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Dei Verbum betont den Ursprung der Heiligen Schrift, die unter Eingebung des Heiligen Geistes inmitten des Volkes Gottes entstanden ist. Zugleich erinnert das Konzil daran, dass die Kirche die Heiligen Schriften immer verehrt hat, wie den Herrenleib selbst. Zusammen mit der heiligen Überlieferung bilden sie für die Kirche die höchste Richtschnur des Glaubens. Durch das Lesen und Meditieren der biblischen Texte in der Gemeinschaft der Kirche lernen wir Jesus Christus immer besser kennen, das fleischgewordene Wort Gottes, durch das der Vater zu uns spricht wie zu Freunden. Und nun richtet der Heilige Vater einige Grußworte an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, alla Chiesa è affidata la missione di custodire e annunciare la parola di Dio affinché raggiunga tutti gli uomini e nutra la vita dei credenti. Pertanto vi invito a leggere frequentemente la Bibbia per crescere nella conoscenza di Gesù Cristo e per testimoniare la parola vivente di Dio con la vostra vita. Der Heilige Vater sagte, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, die Kirche hat die Aufgabe, das Wort Gottes zu bewahren und zu verkünden, damit es alle Menschen erreicht und das Leben der Gläubigen nährt. Daher lade ich euch ein, regelmäßig die Bibel zu lesen, um in der Kenntnis Jesu Christi zu wachsen und das lebendige Wort Gottes mit eurem Leben zu bezeugen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum reflexiona sobre el vínculo profundo que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia.
La Biblia tiene su origen en el pueblo de Dios y a Él va dirigida. Esto significa que su fuerza y su significado se manifiestan plenamente en la vida y en la fe de la comunidad cristiana. La Iglesia anhela que todos sus miembros conozcan la palabra de Dios y se alimenten de ella, para que se encuentren con Cristo y puedan dialogar con Él. Pero además la palabra de Dios impulsa a la comunidad eclesial a salir más allá de sí misma y a ser misioneros en la buena noticia hasta los confines de la tierra. En la Iglesia se aprende que Cristo es la palabra viva del Padre, el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador. Por eso todos los fieles están llamados a acercarse con amor y familiaridad a las Sagradas Escrituras, especialmente en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo. Y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座匣符，并特别降福儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰经念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第2届大公会议文献《天主的启示》教义宪章的要理讲授。今天我们省思天主圣言和教会之间那深刻且有生命力的联系。圣经托付给了教会，且由其保管。在教会的信仰与生活中，圣经彰显其含义，并展现其力量，特别是在感恩圣祭中。因此，全体教会不断地默想圣经，和教宗以及与其共荣的主教们一起诠释圣经。因为通过它，我们得以认识降生成人的天主与其充满活力的圣言，即耶稣基督。事实上，当祈祷伴随着圣经，能开启与天主亲密关系的大门。天主借着圣经邀请我们与他对话，正如圣热罗尼莫所言：“不认识圣经，就是不认识天主。”怀着这样的精神，我鼓励你们每天阅读和默观那受默感而写下的天主圣言，愿圣言能滋养我们的心灵与心智，并引领我们迈向生命的圆满。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi conceda una vita serena
e armoniosa in famiglia e nella società. Vi benedico di cuore. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候，亲爱的弟兄姐妹们，愿天主赐予你们在家庭和社会中平静和谐的生活。我衷心地降服大家。 Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Detemo-nos hoje no vínculo central que existe entre a Palavra de Deus e a Igreja. Na verdade, a Sagrada Escritura nasceu do povo de Deus. A ele se destina e foi confiada à Igreja para que ela guardasse e explicasse. Assim, o habitat natural da Bíblia é a comunidade cristã, sendo a vida da Igreja o lugar originário para sua interpretação. Quando nós, os fiéis, nos nutrimos dela, numa atitude orante, entramos em diálogo com Deus que veio ao encontro da humanidade para se revelar, falando aos homens como amigos. Por isso, a palavra de Deus não ocupa apenas um lugar central nas nossas celebrações litúrgicas, mas é a alma da teologia. Que saibamos abrir-lhe o coração e a mente para conhecer o sentido que ele traz à vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. La lettura orante della parola di Dio, che è sempre un nutrimento straordinario, diventa nei momenti di debolezza anche risollevante medicina. A partire dalla liturgia di ogni giorno, proposta dalla Chiesa, vi invito a intensificare l'amichevole dialogo con il Padre, attingendo da esso luce e conforto. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, bem-vindos. A leitura orante da Palavra de Deus, que é sempre um alimento extraordinário, torna-se, nos momentos de fraqueza, também um remédio revigorante. A partir da liturgia diária, proposta pela Igreja, convido-vos a intensificar o diálogo amigável com o Pai, aurindo dele luz e conforto. Que o Senhor vos abençoe, a vós e as vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، وقال:
الدستور العقائدي كلمة الله يبين لنا العلاقة العميقة والحيوية بين كلام الله والكنيسة، فالكتاب المقدس ولد في شعب الله وهو موجه إليه، وفي حياة الكنيسة وإيمانها يكشف عن معناه وقوته، ولا سيما في الليتورجية حيث تتغذى الكنيسة من مائدتي كلمة الله وجسد المسيح. إن المكان الحقيقي لتفسير الكتاب المقدس هو في حياة الكنيسة، لأن غايته هي التعريف بالمسيح وبدء حوار حي مع الله. الكتاب المقدس المنقول إلى الكنيسة لتحفظه وتفسره يقوي الجماعة المسيحية ويغذي إيمانها، ويدفع الكنيسة إلى الانفتاح على رسالتها الشاملة. وفي عالم يكثر فيه الكلام الفارغ يبقى كلام الله وحده القادر على أن يروي عطش الإنسان إلى معنى حياته، لأنه يكشف له عن سر الله الحي المتجدد دائما في يسوع المسيح كلمة الآب الذي صار بشرا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa, dalla scuola delle suore di Nazareth e Haifa. Il cristiano è chiamato ad ascoltare la parola di Dio, a custodirla nel cuore e a metterla in pratica nella vita quotidiana, perché essa è viva, efficace e luce sul suo cammino. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الأرض المقدسة من مدرسة راهبات الناصرة في حيفا. المسيحي مدعو إلى أن يصغي إلى كلام الله ويحفظه في قلبه ويعمل به في حياته اليومية، لأن كلام الله حي ناجع ونور لسبيله. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Między Słowem Bożym a Kościołem istnieje głęboka i życiodajna więź, o której mówi soborowa konstytucja Dei Verbum. Kościół jest właściwym miejscem Pisma Świętego, które wraz ze świętą tradycją stanowi najwyższą regułę wiary Kościoła, ukazując Chrystusa i otwierając człowieka na dialog z Bogiem. Kościół strzeże i wyjaśnia Pismo Święte oraz wzywa do czerpania z tego źródła, przede wszystkim w celebracji Eucharystii i pozostałych sakramentów. Pismo Święte w całości odnosi się do Jezusa Chrystusa i głosi Jego zbawczą obecność dla całej ludzkości. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. Specialmente quelli dell'Arcidiocesi di Łódź. In questi giorni ricordiamo i santi Cirillo e Metodio, apostoli dei Slavi e patroni d'Europa, padri del cristianesimo, della lingua e della cultura dei popoli slavi. Torniamo alla loro opera apostolica,
come esortava San Giovanni Paolo II, nella costruzione di una nuova unità del continente europeo per superare tensioni, divisioni e antagonismi religiosi e politici. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie z archidiecezji łódzkiej. W tych dniach wspominamy świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian i patronów Europy, ojców chrześcijaństwa, języka i kultury ludów słowiańskich. Wracajmy do ich dziedzictwa apostolskiego, jak zachęcał święty Jan Paweł II w budowaniu nowej jedności kontynentu europejskiego, by przezwyciężać napięcia, rozłamy i antagonizmy religijne i polityczne. Wszystkim Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo particolare ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i partecipanti al corso di formazione sacerdotale promosso dalla Pontificia Università della Santa Croce, la parrocchia Sacro Cuore di Andria e la comunità della Risurrezione di Roma. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. La Vergine di Lourdes, che oggi festeggiamo, vi accompagni maternamente, interceda per voi presso Dio e vi ottenga le grazie che vi sostengano nel vostro cammino. Al termine dell'udienza mi recherò alla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani e accenderò un cero, segno della mia preghiera per tutti gli ammalati che oggi, Giornata Mondiale del Malato, ricordiamo con particolare affetto. A tutti la mia benedizione. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. È dunque giunta alla conclusione l'udienza generale di Papa Leone di quest'oggi, un'udienza generale durante la quale il Santo Padre ha ripreso il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, iniziato a partire dal gennaio del 2026 e in particolare ha incentrato la meditazione, come le ultime 5, sul tema Costituzione dogmatica Dei Verbum. La meditazione odierna, in particolare, è stata dedicata alla parola di Dio nella vita della Chiesa. Infatti il Pontefice nella catechesi odierna si è soffermato sul legame profondo esistente tra la parola di Dio e la Chiesa, un legame che è espresso nella Costituzione conciliare Dei Verbum. La Chiesa è il luogo proprio della Sacra Scrittura. Infatti, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, la Bibbia è nata dal popolo di Dio e al popolo di Dio è destinata. Nella comunità ecclesiale, dunque, la scrittura trova l'ambito in cui svolgere il suo compito peculiare e raggiungere il suo fine, ovvero far conoscere Cristo e aprire al dialogo con Dio. L'ignoranza della scrittura, infatti, è ignoranza in Cristo. Questa celebre espressione di San Girolamo, che Papa Leone ha citato, ci ricorda lo scopo ultimo della lettura e della meditazione della scrittura: conoscere Cristo e attraverso di Lui entrare in rapporto con Dio. Un rapporto che deve essere inteso come una conversazione, come un dialogo. E la Costituzione dogmatica Dei Verbum ci ha presentato la rivelazione proprio come un dialogo nel quale Dio parla agli uomini come parlerebbe a degli amici. Questo avviene quando leggiamo la Bibbia con un atteggiamento interiore di preghiera. Dio ci viene incontro ed entra in conversazione con noi. Tutti i fedeli, ha concluso il Pontefice, sono chiamati ad abbeverarsi a questa fonte, anzitutto nella celebrazione dell'Eucarestia e degli altri sacramenti. Al termine dell'udienza generale, nel corso dei saluti ai fedeli di lingua italiana, il Santo Padre ha ricordato la giornata mondiale del malato che si celebra quest'oggi, 11 febbraio. Ha detto: la Vergine di Lourdes, che oggi festeggiamo, vi accompagni maternamente, interceda per voi presso Dio e vi ottenga le grazie che vi sostengano nel vostro cammino. E poi ha detto che al termine dell'udienza si recherà nella grotta di Lourdes, nei giardini vaticani, e accenderà un cero, segno della sua preghiera per tutti gli ammalati in questa ricorrenza della giornata mondiale del malato. E le immagini ci mostrano il Santo Padre che sta effettuando il baciamano, ovvero sta salutando i cardinali e i vescovi che sono presenti quest'oggi in aula Paolo VI per l'udienza generale. Noi dunque siamo giunti alla conclusione di questa diretta con la quale abbiamo seguito il tradizionale appuntamento del mercoledì di Papa Leone XIV con l'udienza generale. Lo ricordiamo ancora una volta, il Santo Padre ha proseguito il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, in particolare anche oggi ha proseguito con una riflessione sulla Costituzione dogmatica Dei Verbum. A me non resta che ringraziarvi per essere rimasti in nostra compagnia, salutarvi e augurarvi un buon proseguimento con la programmazione della rete.
In questa giornata mondiale del malato leggiamo la conclusione del Vangelo iniziato ieri. Gesù chiama a sé la folla e dice, proclama con chiarezza: nulla che viene da fuori ha il potere di rendere impuro l'uomo. Ciò che lo rende impuro è quello che esce dal di dentro. Gesù sta dicendo che in realtà tutte le cose che sono presenti nel creato, nel mondo, nella vita e nella società, di per sé non hanno il potere automatico di rovinare la tua vita. Dipende dove li posizioni nella tua esistenza, che ruolo, che importanza gli dai, allora eventualmente sì hanno il potere di farti tanto del male, ma in realtà ciò su cui dobbiamo stare tanto attenti è ciò che esce dal cuore degli uomini. Quello ha il potere di rovinare tutta la vita di un essere umano. Veramente ha il potere di consegnarti a un'esperienza di dolore e di sofferenza, e possiamo leggere in questo senso anche la giornata del malato. Ci sono malattie che, a seconda di come le vivi, possono incattivirti o impreziosirti. Quante sono le persone che dopo quelle esperienze di malattia hanno veramente portato tanta luce, e quante invece hanno vissuto quella situazione in un modo tale per cui è uscito il peggio. Anche qui dipende da come noi vogliamo vivere queste esperienze. Al netto di ciò che sia possibile, non siamo delle vittime, siamo dei responsabili della nostra felicità. E allora oggi chiediamoci, qualunque cosa ci capiti nella vita, qual è il mio livello, la mia consapevolezza di responsabilità davanti alla mia felicità. Sono io il responsabile di essa, non gli eventi della vita.
Le nostre storie di speranza, i sapori da riscoprire ci portano a Rimini. Ben trovato Stefano. Ciao Daniele. Ben trovato. Ciao. Siamo proprio davanti alla Stella del Mare. Sì. Che cosa racconteremo? Cosa scopriremo? Allora, siamo qui davanti alla sede centrale, proprio il quartier generale di Caritas Rimini. Qui c'è la mensa, ma ci sono anche tanti altri servizi, le docce, il centro d'ascolto. Da qui parte il Giro Nonni. C'è sempre tanto via vai, è un luogo molto vivace e pieno di belle persone. Lo schema è solito, io le ricette e tu le storie. Benissimo. Vai, andiamo a raccontarle insieme. Ciao Stefano! Ciao Mario, ben ritrovato. Grazie. Ciao. Allora, oggi avete degli ospiti particolari che vengono qui in Caritas Rimini, in questo quartier generale. Cosa succede qui? Raccontiamoglielo un po'. Qui c'è tanta umanità che si incontra, tante preoccupazioni, tanta disperazione, tante speranze che ci vengono consegnate, ci vengono affidate e noi per quanto e come possiamo cerchiamo di accoglierle, di accompagnarle. Delle volte ce la facciamo, delle volte non ce la facciamo, però è, come posso dire, torniamo a casa con un cuore veramente grande. E non siete solo qui ad aspettare, perché oggi si parla sì di mensa, di cucina, ma c'è anche il Giro Nonni, cioè siete voi ad andare verso gli altri. Sì, abbiamo circa una 70 di anziani che sono soli, sono segnalati dal comune, ai quali noi portiamo il cibo. Però non è solo il cibo quello che noi portiamo, perché per queste persone noi siamo probabilmente l'unica persona che incontreranno durante quella giornata. Per cui il cibo diventa un veicolo per l'incontro, perché per la Caritas incontrarsi è fondamentale. Per noi non siamo i servizi sociali, è scritto Caritas, e quindi vuol dire che alla base di tutto c'è l'incontro con l'altro. E l'incontro con l'altro è un incontro che è anche spiazzante, è un incontro che ti mette in difficoltà, che ti inchioda alle tue responsabilità, ma anche a quello che hai combinato il giorno prima, tu che te lo puoi permettere e la persona che è davanti ti guarda e insomma ti fa dare un senso e un significato alla tua vita, alle cose che hai. Perché poi diciamo sempre che i volontari danno tanto, però ricevono anche tanto nella loro esperienza. Io dico sempre provare per credere. Infatti in tutte le nostre campagne che facciamo anche per raccogliere fondi, la prima cosa che chiediamo diventa volontario, perché secondo noi la cosa più importante, lo scopo anche della Caritas è quello di tessere una rete di comunità. E quindi la comunità, lo sguardo nei confronti dell'altro lo cambi quando l'altro lo incontri. E quando l'altro lo incontri succedono delle cose importanti, belle, che ti cambiano la vita. Beh, allora vediamo cosa succede dietro questi ingressi. Andiamo. E qui dovrebbe esserci la cucina. Ben trovati, ben trovati. Dominique, Renzo, siete un sacco. Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Allora, che cosa ci preparate oggi? O meglio, cosa preparate per gli ospiti della Mensa Caritas? Dominique. Ecco, come ogni mattina siamo arrivati dalle 8 e cominciamo già da quest'ora a fare del nostro meglio per poter dare un po' di aiuto e sollievo ai nostri fratelli più bisognosi. Tanti Sì, fumi, sì. tanti vapori, tanti sapori e odori. Le cucine si riconoscono sempre da questo. Qui vedo Renzo che già si è portato avanti. Ma Renzo, siete in tanti qui dentro, avete un gran movimento. Siamo io, Dominic, Anna, Paolo e Carmine. Oggi è venuto anche Carmine per l'occasione. Una bella squadra. Dominique, allora, con che cominciamo? Si comincia sempre dal soffritto. Si Questa è una comincia, certezza. ecco, sì. Oggi, il primo piatto di oggi. Ecco, nel nostro menù abbiamo gli spaghetti con il sugo di tonno. Siamo in Riviera, quindi siamo in Riviera, non sì, si può. classico. Il pesce ci vuole. Ecco, sì. Classico sugo di tonno con gli spaghetti. Perfetto, Adesso, soffritto già pronto. Ecco,
ci mettiamo un po' d'olio come conviene ad ogni bel soffritto e voilà. E cominciamo, tu ti sei già portato avanti, Dominique, perché qui le persone che arrivano sono tante. Da stamattina e poi già dobbiamo preparare per gli anziani che portiamo a domicilio. Certo, c'è il giro nonni, c'è il giro nonni, giro. Allora abbiamo cominciato nemmeno col Covid. Ecco, sì. Vedi. Bene, allora. Anzi, col Covid abbiamo lavorato, ti dico, di più. Di più? Sì, sì. C'è chi ha lavorato di meno e chi lavora di più. C'erano molto più bisognosi che non potevano uscire, allora... Perfetto, allora abbiamo detto il primo spaghetti col tonno, poi di secondo già mi lancia l'assist Renzo, vediamo già le sogliole, sì, solite gratinate al forno. Una bella impanatura, che tu hai già cominciato e quindi oggi siamo di pesce. Andiamo allora, dimmi anche se ti posso aiutare in qualche modo, Domenico, perché qui c'è sempre qualcosa da fare. Certo, poi per questo per fortuna abbiamo sempre dei bravi volontari che ci vengono a aiutare. Ciao Ietti. Ciao. Da quanti anni sei qui in Caritas? 2 anni. E cosa ti occupi? Di cosa ti occupi? Ma avevo iniziato con le docce e la distribuzione degli abiti. Poi sono venuta a dare una mano qui in cucina e ho visto questa realtà di questo servizio mensa così, mi è piaciuta moltissimo come realtà. Ho detto forse posso dare una mano e da lì è partita la mia richiesta di passare dal servizio docce alla mensa e devo dire che mi dà delle grandi soddisfazioni perché ti mette anche alla prova con gli avvenimenti della vita, cioè vedi delle persone comunque modeste, carine e dici ma perché quella persona è finita così? Perché la vedi che poi comunque è curata anche se viene qui a chiederti un piatto di pasta. E lì ho cominciato a realizzare che non tutto è oro quello che luccica, cioè non tutte le persone che tu vedi per strada e le vedi anche con un maglioncino pulito e una giacca pulita pensi che vivano una vita felice. E invece proprio all'inizio che cosa ti ha spinto a venire in Caritas? All'inizio io ho fatto per tanti anni la cooperazione nei paesi in via di sviluppo e quindi la realtà un po' la conoscevo. Quando mi ha spinto appunto l'inizio con le docce e poi la mia esigenza di avere un confronto sempre con persone che non fanno parte, tra virgolette, del mio cerchio di amicizie, ma con le quali sono riuscita comunque a installare un rapporto di amicizia, perché loro si fidano di me, non tutti ovviamente, e io ovviamente con quelli che sono un pochino più morbidi, un pochino più sereni, diciamo, ho instaurato un rapporto di scambio, di parole, di amicizia, cerco di imparare alcune parole in arabo per dialogare anche con questi ragazzi giovanissimi arabi. Quindi un po' il fatto che ho conosciuto il mondo viaggiando e un po' la voglia di rendermi utile a chi penso abbia piacere di un mio aiuto. E tu cosa ti porti a casa? Ma io mi porto a casa da una gran serenità, sono molto serena. Poi dopo è chiaro che ti porti a casa il momento, non è che quando sei a casa ti metti lì a pensare ma lui... Io a molti chiedo come si chiamano, poi un pensiero glielo dedico. Cosa fai oggi, dove dormi oggi? Però non è che poi vai a casa e vivi con il loro pensiero, però sai che ci torni dopo 2 giorni e quindi io sono sempre molto contenta quando vengo qui. In qualche modo, possiamo dire, hai instaurato dei rapporti che sono diventati anche affettuosi. Certo, infatti con me alcuni, non tutti, ripeto, si rivolgono con termini proprio fraterni, altri sono un po' più rigidi perché sono diffidenti. Diciamo che il 90% è diffidente, pensa che comunque noi siamo qui stipendiati e non volontari, pensa che noi dobbiamo essere al loro servizio perché c'è dietro un giro di soldi, non lo capiscono molti invece ti ringraziano infinitamente per tutto quello che fai per loro. Però ecco, non è sempre facile, diciamo, sfondare questa barriera. Ti dirò, è anche meno facile con i giovani che con le persone anziane.
perché le persone adulte ti riconoscono quasi sempre un sorriso e un grazie. I giovani a volte sono più duri, probabilmente vivono anche peggio la loro situazione. Quindi realizzi che mentre io ho una casa calda, loro hanno una panchina, a volte per scelta, a volte per non scelta. Oh, sì. Qui ce n'è un sacco di pomodoro, Dominique, tu hai giustamente... Sì, perché lo usiamo tanto come base, visto che anche non abbiamo molto tempo per cuocerlo bene, allora lo prepariamo prima, così dopo ci serve da base per tutti gli altri sughi che facciamo. Qui siamo alla nostra prima ricetta, la ricordiamo, spaghetti col tonno. Tu hai già messo il pomodoro nel dopo il soffritto ho messo il pomodoro. Mentre che sta cuocendo, sta bollendo, aggiungo un po' di capperi. Per insaporire, capperi e sale, immagino. Sì. Ok. Insaporiamo un po'. Sì, un po' di capperi. Io vedo un sacco di altre cose, qui vedo fagioli, vedo riso, una marea di verdure che sta preparando Anna, perché voi non servite solo questa mensa qua, non cucinate solo per questa mensa. Infatti non è che soltanto la gente che viene da fuori per mangiare nella nostra mensa, ma abbiamo anche una struttura lì a Via Isotta in centro a Rimini, e a Torre Pedrera c'è un albergo anche al mare dove teniamo qualche ospite e anche i profughi che sono sotto la Caritas. Allora loro a maggioranza sono gente dell'Africa e dell'Asia, che lì in quei punti lì si consuma molto riso. Allora tutti i giorni vogliono il riso. Allora tu ne hai preparato un bel po'. Ecco, sì, li facciamo di diversi tipi. Oggi avranno il riso di bianco che li prepariamo con il sugo di fagioli, i fagioli che hai visto lì. Dominique, toglimi una curiosità. L'Africa è anche il tuo paese di origine. Certo. Ma da quanto tempo sei qui a Rimini? Visto come ti muovi in cucina, da tanti anni direi. Sì, io sono del Senegal precisamente, e sono venuto in Italia 27 anni fa per fare l'università. E alla Caritas come ci sei arrivato? Sono arrivato alla Caritas tramite una suora che era una suora nigeriana che aveva la pastorale dei immigrati a Rimini. Sì, un giorno mentre studiavi frequentavi un po' anche la pastorale? Ecco, sì, come quasi tutti i cristiani immigrati che sono a Rimini. Allora un giorno siamo incontrati a Roma, al Duomo, e mi ha chiesto, abbiamo parlato un po', mi ha detto perché non vieni a trovarmi alla Caritas, perché è lì che aveva l'ufficio. E dopo da lì, che quando sono andato a trovarlo, ho conosciuto un po' di gente. È iniziata la tua storia. Ecco, sì, dopo ho incontrato lì anche la suora superiore, è nata una bellissima amicizia. Bellissimo, bellissimo. Sì. Io però non ti voglio distrarre dal tuo lavoro, quindi siamo pronti per mettere il tonno? Benissimo. Vai, aggiudicato il tonno, ecco, così sì. portiamo... Il pomodoro è pronto. Come si dice? Allora, tu vieni dal Senegal, ma in ogni posto d'Italia, quando il sugo bolle, si dice in maniera diversa. Pippitiare, pappugliare, come in Campania. Qui a Rimini come si dice quando il sugo bolle? C'è una parola specifica, Renzo? Forse No, c'è la classica parola bolle. Noi usiamo tanto l'italiano qua, quindi... Ok. Sì. Perché ho scoperto che in ogni regione si dice in un modo diverso. No, una volta, solo che adesso sono in pensione, c'era una cuoca romagnola che veniva da Villa Verrucchia, Marisa. Lei parlava, se ci fosse lei, ecco, se ci fosse lei te l'avrebbe detto. Ok, Sì. vedi, questa solo che ecco, adesso cambio di culture anche questo, Dominique. Allora, ecco. Ce l'abbiamo messo, quindi va avanti un pochino. Ecco, sì, il tonno lo metto quasi alla fine che il sugo è già pronto. Dopo, quando io di solito metto il tonno, dopo un po', quando ha bollito 2-3 minuti, spengo e metto il prezzemolo. Quanto bel sugo per condire. Per questa nostra spaghettata al tonno. Sì. Adesso possiamo mettere il prezzemolo. E con questo ci siamo arrivati quasi al sugo finito. Sì. Ciao Carmine. Ciao. Qual è la storia che ti ha portato qui in Caritas? Sì, era un periodo che stavo scontando un debito con lo Stato
come ogni anno venivano sempre i volontari della Caritas, periodo di Natale, io quel periodo ero in isolamento. Mi trovo davanti a questo gigante buono, da Mario Calasso, il direttore, che mi venne a trovare a me in isolamento. Insomma, è stato un po' di tempo con me, abbiamo parlato un po' della mia vita, un po' delle cose. E cioè, se non era per lui, cioè, da quando ho visto lui, a me si è aperto un portone. Dopodiché lui è andato via, io sono rimasto lì tramite delle operatrici, Viola Carandolo della Caritas e Desiree del Centro delle Famiglie. Sono uscito a trovare un lavoro, sono uscito in semi-libertà, scontando il resto della mia pena e ho cercato di contattare Mario, di venire un'altra volta in Caritas per fare del volontariato. E ho incominciato così, ho visto che mi faceva stare molto bene questa cosa, fare i girononi, lo faccio ancora, sono 3 anni che faccio i girononi, aiuto in mensa e faccio anche tutto fare, perché ovviamente è difficile trovare lavoro per me e loro mi aiutano anche economicamente, mi aiutano anche loro a me. Ma cosa ti ha spinto all'inizio, quando sei uscito, insomma, potevi fare qualsiasi cosa e decisi invece di tornare qui? A parte che se non era per Mario io non so che fine avrei fatto, questo lo voglio proprio precisare, lo sarò grato io per la vita. No, stavo lavorando, una volta ho visto una signora che aveva bisogno di attraversare, mi sono fermato con il furgone, gli ho dato una mano. Poi dopo mi è capitata una signora con il bambino con la bicicletta, che gli era scappata la catena, mi sono rifermato un altro giorno e gli ho dato una mano. Io mi sono andato a casa che ridevo, stavo bene. Ho detto mamma volevo fare un po' di volontariato e così è nata la mia esperienza di volontariato qui alla Caritas. Io qua abito da solo, ho i miei 5 figli in Germania. Ma te lo saresti mai aspettato? Mai. Io a volte Mario lo sa, glielo dico, io mi guardo nello specchio perché poi mi capitano pure delle cose, magari dei soggetti che vogliono fare questione, oppure me ne vado, vedo di scansarmeli e tutto quanto, insomma. Quindi hai ritrovato una nuova vita, si può dire? Una nuova vita, si può dire, si può anche affermare. Beh, tante belle cose allora. Grazie. Caspita Dominic, qui altro soffritto, stavolta in quantità industriali, sì, perché sì. Prepariamo l'alto sugo che dicevamo prima. Ecco sì, come ti ho accennato prima, dopo c'è il riso che ho già preparato per i nostri ospiti, i profughi che teniamo in 2 strutture diverse qua a Rimini. Quindi come primi siamo a posto. Ecco sì, dopo ecco, li prepara il sugo che accompagna il loro riso Perfetto, bianco. io Dominic mentre tu vai avanti mi sposto da Renzo perché vedo che ha cominciato l'ennesima teglia. L'ennesima teglia di Quante sogliole. ne fatte? Quante ne fatte? È una trentina. Caspita. Una trentina di teglie. Ce ne sì. vogliono di sogliole. E queste non sono pescate qui in Riviera, no, assolutamente. in Adriatico. Queste Da dove arrivano? Dai mari del nord. Ah, sì, ok. pesce che arriva dal mare del nord. Quindi ci sono ospiti che arrivano dal sud del Bravissimo. nostro continente e pesci che arrivano dal mare E che del si incrociano a nord. Rimini. Si incrociano a Rimini. Allora, parlaci un po' di questa ricetta, Renzo, che Niente, stai preparando allora, tu. beh, la solida classica, dopo preparo un pane profumato con dell'aglio, delle spezie, li metto rosmarino, salvia, aglio, alloro, poi aglio fresco logicamente, un po' d'olio per dargli condimento perché diventa bello omogeneo e niente, è pronto per l'impanatura, l'impano in forno e 5 minuti circa di cottura sono pronte per il servizio. Io non ti voglio fermare perché poi le teglie devono andare avanti, Sì, però sì, vedo sì. che tra fornelli, forno, carrelli con le cose già pronte, oltre alle 2 nostre ricette di oggi ci sono anche pollo, c'è il pollo hamburger, per domenica, perché verdure. domenica abbiamo la giornata diciamo dedicata al pollo, perché spesso ogni tanto facciamo il pollo con le patate al forno, con la pasta al ragù e quindi la domenica diciamo il giorno speciale per gli ospiti. Speciale. Li paghiamo la domenica. Gli ospiti lo vediamo un po' in tutte le Caritas, in tutte le mense Caritas, bisogna adattarsi un po' anche alle loro religioni, provenienze, culture, questo lo fate sempre benissimo in Caritas. Assolutamente sì, cerchiamo di tenere l'equilibrio perché io ti dico una roba,
ho fatto un passato che sono stato dall'altra parte del banco, diciamo. Sì. Ho avuto un periodo di difficoltà nella mia vita, di conseguenza so benissimo dove sono e con chi ho a che fare, diciamo. Sai adattare è una soddisfazione, no, un po' adesso dare da mangiare a chi veramente ne ha bisogno. Certo, bello. Di Questo ti fa onore ed è molto bello. Allora, andiamo con le soglie perché fra un po' le dobbiamo infornare, perché qui il forno vedo che sta andando a ciclo continuo. Certo. Dominique, allora, di là Anna che da un paio d'ore sta tagliando verdure di tutti i tipi, di qua ci ha spiegato Renzo, gli altri tuoi collaboratori. Da dove arriva tutto questo? Allora, la verdura di solito ci arrivano dalle varie supermercati di Rimini. Che donano le eccedenze alimentari. Ecco sì, e principalmente la Coop, che ci dà parecchie verdure e della frutta. Più ogni mercoledì c'è un operatore anche che va al mercato centrale di frutta e verdura, dove anche ritira un po' di cose. E ritira un po' di verdure. Oltre a quello che compriamo ci regalano anche un bel po' di verdure. Poi ci sono gli aiuti internazionali, vedevamo prima il pomodoro. Ecco sì, pomodoro, olio, riso, pasta, parecchie cose arrivano. Come dire, la cucina della Caritas raccoglie tutto questo e lo trasforma in aiuto alle persone che hanno più bisogno. Ecco, è quello che dico spesso, che la cucina è proprio il cuore proprio della Caritas, perché come ci anche insegna il Signore, dare da mangiare ai poveri. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Devo dire che questo è un grande cuore, quello che stiamo vedendo oggi a Rimini. Non ti disturbo oltre, tra un pochino, appena è tutto pronto, prepariamo qualche piatto. Intanto tu continua pure col tuo risotto, con i fagioli, perché ha bisogno di assistenza e di cura anche il risotto. Va benissimo. Ciao Elena. Ciao. Com'è andata la giornata? Bene, oggi è andata bene, ci sono state come al solito molte persone, molte facce conosciute e alcune meno, e comunque bene. Tu sei giovanissima, cosa ti ha portato in Caritas? Allora, io sono all'interno di una realtà parrocchiale che è quella del Villaggio Primo Maggio, che diciamo offre molte esperienze di questo tipo, infatti mi hanno ispirata loro a venire qua la prima volta a gennaio del 2023. E com'è stato l'arrivo qui? Com'è stato l'impatto? È stato bello, per me è stato un po' come se ci fossi sempre stata, nonostante non sia un luogo che chiaramente avevo già frequentato prima, ma mi sono sentita subito a mio agio per quanto possibile e sono stata subito inserita nel gruppo degli altri volontari con cui poi si creò un legame anche, diciamo, oltre al servizio. E cosa fai qui? Com'è la tua giornata? Quali sono, allora, diciamo, le attività? io di solito vengo il sabato e si inizia, diciamo, con la preparazione degli alimenti che poi si serviranno, poi alle 11:30 inizia il servizio che si conclude alle 12:30 e dopodiché si lava tutto, si mette tutto a posto e basta. E poi qua io in Caritas faccio anche un podcast che è nato nel 2023 quando ho partecipato al convegno nazionale Caritas che si chiama Ai Margini, si può ascoltare su Spotify e tratta appunto delle realtà un po' ai margini della nostra città, non solo, e che gravitano un po' intorno alla Caritas, ma non solo. E tra l'altro volontariato lamenta che mancano sempre i ragazzi più giovani. Come ne parli anche ai tuoi amici di queste esperienze e cosa ne dicono loro? Molti miei amici in realtà, alcuni di loro sono venuti a provare il servizio, li ho un po' portati a rotazione per fargli insomma vedere, e in realtà è una cosa che piace molto quando si fa. Dopo spesso un po' gli impegni sono l'impedimento, studiando magari in altre città si fa fatica a incastrare tutto. Tu ancora riesci a incastrare tutto? Sì, io vado a Bologna dal lunedì al venerdì e sabato sono qua a fare servizio. Però ecco, questo è diventato, diciamo, un punto della tua vita. Sì, ormai da 2 anni è un appuntamento pressoché fisso, insomma, e infatti è bello anche quando
gli ospiti dicono "ah, ci sei tu", quindi è sabato, e mi associano ormai alla giornata. Appunto si crea un bel legame anche con quasi tutti di loro, nonostante appunto magari la differenza di età e di provenienze. È bello, appunto. Bello? Grazie Elena. Grazie. Lo spaghetto ci siamo, vero? Sì, Io ci siamo. mille cose mi sono un po' perso, però vedo che tu hai il controllo della situazione. Ho già scolato Spaghetto a posto. Sì, Andiamo col sugo così. Andiamo. Poi vediamo, e di qua c'è Renzo che è pronto con tutte le sue cose, anche con una piccola sorpresa. Allora, spaghetti col tonno alla Dominique, la possiamo ribattezzare così questa ricetta? La puoi ribattezzare Benissimo, così. intanto che Dominique prepara questa bella teglia, io mi sposto nella posizione di impiattamento. Renzo, come vanno le sogliole in forno? Benissimo, sono pronte, adesso le togliamo. Siamo quasi, aspettiamo un attimo Dominique, poi immagino che ci sia il tocco dello chef, insomma, no? Quando avremo messo tutto nel piatto. Vediamo un po' qual è il tocco dello chef. In una ricetta semplice, diciamo nelle nostre case è una ricetta abbastanza diffusa e conosciuta, e qui al mare non si può fare a meno. È molto semplice, Anche è veloce, classico, insomma, sì. molto classica. Eccoli qua, spaghetti col tonno alla Dominique, abbiamo detto, un bel piattino. I nostri ospiti sono esigenti, qui in Mensa Caritas. Un po' di sugo. Ancora un po' di sugo e voilà. E il tocco dello chef, Dominique. Un po' di prezzemolo. Prezzemolo. Eccolo qua. Pronti con le sogliole. Pronto, Vai la dal forno. Se naturalmente sono pronte, ma ci sono diverse teglie che Renzo ha preparato nel frattempo. Allora diamo una sogliola a testa di solito. La impiattiamo e poi tu Renzo hai preparato una sorpresa. Prepariamo sempre delle accompagnare. verdure, certo, perché tutti gli ospiti hanno diritto a un primo o secondo contorno. Quindi noi facciamo di solito contorni cotti che prepariamo sempre qua, che Paolo sia Anna che preparano questi contorni. Le patate sono quelle di Paolo, le riconosco. patate le sta tagliando Paolo, sì, sono marchiate da Paolo. E Vai niente. con la verdura allora. Adesso Renzo. qui mettiamo appunto. E mentre Renzo ci prepara il contorno sulla sogliola, Dominique, buon lavoro, grazie a te e a tutta la vostra squadra, grazie a Renzo, a Paolo, a Anna e tanti altri che abbiamo visto Grazie girare mille a intorno. te e auguriamo buon appetito a tutti i nostri ospiti. Buon appetito! Eccoci Stefano, in cucina tutto ok, naturalmente piatti di mare come si conviene. Siamo a Rimini, città di mare, si mangia il pesce. E voilà, anche il volo. Ti ringrazio per le tue storie, come sempre sono storie toccanti, belle, insomma intense, grazie mille. Sono storie che raccontano davvero tanto, che ci mettono sempre i brividi. Beh, comunque grazie ovviamente alla Caritas che ci ha ospitato. Beh, anche i nostri tecnici certo, che hanno lavorato tutto il giorno, Diego, Rustam e Freddy. Beh, e grazie a voi per averci coinvolti in questa bella storia. Il viaggio e le nostre storie continuano da Rimini chissà dove. Andiamo.
Nuova puntata di Schermi e Schermi. Torna la rubrica settimanale che si occupa delle principali novità cinematografiche in sala, ma anche sulle piattaforme. E allora scopriamo insieme anche oggi 5 titoli tra cinema e televisione. Anzitutto partiamo da 3 novità cinema. La prima è Lavoreremo da grandi, il nuovo film diretto e interpretato da Antonio Albanese che troviamo nelle sale a partire dal 5 febbraio, distribuito da Piper Film. Secondo titolo è un thriller politico che abbiamo visto in anteprima all'ultima mostra del cinema di Venezia. Parliamo del Mago del Cremlino, diretto dal regista francese Olivier Assayas, che è nelle sale con 01 Distribution a partire dal 12 febbraio. Terzo titolo non è una novità, ma bensì Richard Gere. Ci spostiamo poi sulle piattaforme dove troviamo 2 titoli di richiamo. Il primo è una novità Netflix, parliamo della 4ª stagione della serie Bridgerton, ovvero il ritorno nell'era Regers in Inghilterra, una produzione targata Shondaland. Chiudiamo con una buona proposta, un'ottima proposta in casa Rai, ovvero L'Invisibile, la cattura di Matteo Messina Denaro, thriller poliziesco diretto da Michele Soavi. Primo titolo di questa settimana è una novità italiana. Parliamo della nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese. È Lavoreremo da grandi, targato Palomar Piper Film e distribuito nelle sale in oltre 300 copie a partire dal 5 febbraio. Nel cast anche Giuseppe Battistone. Il film di cosa ci parla? L'autore ha dichiarato che mentre stava dirigendo il suo film precedente, 100 Domeniche, bellissimo, un dramma sociale che prende le mosse da una storia vera, ovvero dai correntisti vittime appunto della frode, dello scandalo, del crack bancario degli ultimi anni. Durante questo film appunto di grande densità sociale e dalle tonalità drammatiche, Albanese ha avuto la scintilla e il desiderio di tornare alla commedia, e così su quel set è nato il desiderio di realizzare un copione, Lavoreremo appunto da grandi, ambientato nei luoghi dove è abituato a vivere Albanese, diciamo nella provincia lombarda, in questo caso il lago d'Orta, e raccontare il mondo della provincia tra manie, tic, difetti, genuinità e anche dinamiche comiche con lampi grotteschi. È nato così questo copione che ci racconta il ritrovarsi di un gruppo di amici ultra cinquantenni che escono di sera a festeggiare l'uscita dal carcere del figlio di uno di loro, e mentre tornano verso casa, dopo aver bevuto al bar, pensano di aver investito un loro compaesano. Assaliti dal panico, dai dubbi e dalle perplessità, la paura dell'omissione di soccorso, insomma tutte le variabili che si innescano su un tema simile, parte una girandola di inconvenienti in un racconto che si avvolge per un'intera nottata. Un film quindi che si snoda in 24 ore, giocato tra lampi di umorismo, dinamiche appunto pungenti, feroci e grottesche. Insomma, 100% la comicità sociale firmata da Antonio Albanese. Che dire, Antonio Albanese è un interprete, un fine interprete che si muove con grande versatilità tra teatro, cinema e televisione. Ci ha abituato alle sue maschere comiche e irriverenti, ma anche film di grande intensità drammatica. Appunto abbiamo richiamato 100 Domeniche del 2023. Con questo film vuole ritornare nei canoni della sua commedia, ci riesce, il film è buono, è dinamico, è frizzante, in realtà alcuni raccordi diciamo girano con meno fluidità, una comicità un po' secca e impantanata, ma ad Antonio Albanese si perdona tutto, proprio perché è un autore che desidera sempre sperimentare, mettersi in gioco e raccontarci anche squarci di realtà, di provincia sempre diversi. E come ha dichiarato in conferenza stampa, il suo cinema, il suo indagare la provincia si rifà al cinema del compianto Carlo Mazzacurati, il suo maestro, da cui ha preso diciamo esempio. Ricordiamo allora che Lavoreremo da grandi è nei cinema a partire dal 5 febbraio con Piper Film.
Secondo titolo di questa settimana è Il mago del Crellino, del regista francese Olivier Assayas, un thriller politico-sociale che intercetta le ascisse e le ordinate della storia. Infatti mette a tema l'ascesa e il lungo corso della politica di Vladimir Putin in Russia, a partire dalla caduta dell'Unione Sovietica fino al racconto si posiziona fino al 2019. Il film prende le mosse dal romanzo storico-politico di Giuliano da Empoli ed è stato sceneggiato dallo stesso Assayas insieme allo scrittore francese Emmanuel Carrère. L'opera è stata presentata in concorso all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia nel 2025, accolta con grande attenzione nel cast degli interpreti davvero notevoli, importanti. Parliamo di Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander e Jeffrey Wright. Il film, diciamo, non racconta direttamente la figura di Vladimir Putin, ma bensì utilizza una figura di finzione, lo spin doctor Baranov, la sua fame di ascesa politica e di futuro. Lui inizia come giovane scrittore e regista di teatro sperimentale nell'Unione Sovietica degli anni '80, presto passa alla televisione dove, diciamo, sperimenta linguaggi, strategie comunicative davvero incalzanti e sorprendenti. Viene notato dalla politica, viene notato dall'allora Vladimir Putin e rientra nel suo entourage appunto come esperto di comunicazione, come spin doctor, quindi uno degli uomini più vicini alla figura di Vladimir Putin, che lo accompagnerà per oltre 3 decenni fino al 2019. Quindi dalla finzione alla realtà, dove le linee del racconto di finzione si intersecano, si incrociano, si sovrappongono con quelle della storia. Che cosa ci vuole dire Assayas? Assayas compone davvero un pamphlet fin troppo lungo, parliamo di 150 minuti di durata, dove però indaga attraverso la storia, l'ascesa e il controllo del potere di Vladimir Putin, di fatto racconta le dinamiche tra politica e potere, il desiderio di controllo, il voler mettere al primo posto la propria persona piuttosto che il bene del paese e della comunità. Quindi un racconto di un leader al vertice di uno Stato autoritario, in realtà che diventa paradigma di tutte le figure politiche fuori dal perimetro della democrazia. Un film non perfetto, con qualche sbavatura sia narrativa, ma comunque è sempre un'opera di grande rigore, quella di Olivier Assayas, interpretato ottimamente da Paul Dano, in particolar modo da Paul Dano, Jude Law e Alicia Vikander. Il film è distribuito nelle sale italiane da Rai Cinema e 01 Distribution e si può trovare nelle sale a partire dal 12 febbraio. Terza proposta non è una novità cinema, ma bensì un grande ritorno al cinema, ovvero Pretty Woman, per la regia di Gary Marshall, con una giovanissima Julia Roberts che ricevette allora la prima candidatura agli Oscar, allora appena ventenne, e un già più rodato Richard Gere. Il film uscì nelle sale nel 1990, 14 milioni di dollari di produzione, un incasso che raggiunse i quasi 500 milioni di dollari globali, il terzo film con più incasso nel 1990. Da allora in poi la carriera delle due star, Julia Roberts e Richard Gere, è letteralmente esplosa, ma soprattutto quel film è diventato un appuntamento fisso nel corso degli anni, soprattutto in televisione. Ogni volta che passa Pretty Woman in televisione è una raccolta, diciamo, fa il pieno di ascolti in termini di milioni di spettatori e di share. Insomma, è quasi un unicum nel mondo televisivo, e a distanza di 36 anni dalla sua uscita nei cinema, Nexo Digital quest'anno regala a tutti gli spettatori italiani un ritorno in sala. Infatti è disponibile nei cinema dal 9 febbraio al 14 febbraio in tutti i cinema che aderiscono alla proposta, e si inserisce all'interno di una proposta quadro che sta
avvenendo, diciamo, nell'esercizio cinematografico, ovvero riprendere dei cult, dei grandi classici e gli ridargli nuova vita, soprattutto per le generazioni di ieri che vogliono rivederlo sullo schermo, ma soprattutto per le nuove generazioni che vogliono riscoprirlo. L'abbiamo visto, ne abbiamo parlato a schermi di Mamma ho perso l'aereo o dei Goonies, accadrà adesso a febbraio nei cinema con appunto Pretty Woman, con il film Ghost e a marzo con Moulin Rouge. Insomma, film di grande richiamo che attivano una fascinazione per la mente, per il cuore, i sentimenti, i ricordi. Perché vedere Pretty Woman? Perché è una favola sociale contemporanea senza tempo. È la storia di Cenerentola attualizzata nel mondo americano, nell'America del 1990, dove una giovane donna finita ai margini della strada come prostituta incontra un businessman statunitense, una settimana insieme che cambia corso la loro esistenza. Lei attiverà l'ascensore sociale, quindi troverà modo di liberarsi dalla strada e realizzare la favola. Lui invece si ricentrerà nella vita, riscoprirà un po' quella bussola valoriale, mettendo al primo posto l'amore, i sentimenti e non solo denaro e acquisizioni. Un film che è scritto meravigliosamente, ha un'ottima regia, quella di Gary Marshall, e soprattutto due interpreti davvero in stato di grazia. E allora non perdete l'occasione di rivedere Pretty Woman nelle sale dal 9 al 14 febbraio. Per la quarta proposta ci spostiamo sulle piattaforme, in particolar modo in casa Netflix. Infatti adesso dai primi di febbraio è arrivata la quarta stagione della serie in period drama Bridgerton. Bridgerton è nata, diciamo, l'anno della pandemia, nel dicembre 2020, una produzione targata Shonda Rhimes, che è la grande producer di Grey's Anatomy, Scandal, le regole del delitto perfetto, e ha creato questa serie period drama, ovvero in costume, ambientato nell'era Regency a Londra, quindi parliamo dell'inizio del XIX secolo, prendendo le mosse da un ciclo di romanzi fortunati, romanzi velati di sentimento scritti da Julia Quinn. Ovviamente le atmosfere sono quelle tipiche del mondo descritto da Jane Austen. Siamo nel 250° anniversario della sua nascita e è una rivisitazione di quel momento di splendore fatto di grandi palazzi nobiliari, costumi, balli, danzi, ma anche attività, mondo della servitù che ruota attorno alle famiglie nobiliari, corteggiamenti, ascesa, doti, insomma quello che costituisce, caratterizza la costellazione proprio della vita sociale nobiliare dell'Inghilterra d'inizio XIX secolo. Cosa ha fatto Shonda Rhimes insieme al creatore Chris Van Dusen? Hanno recuperato quel mondo, ma gli hanno dato un twist di attualizzazione, quindi inserendo non solo la linea romance, ma una certa erotizzazione dei personaggi, oppure inserendo più temi nella logica del politically correct attuale, e al contempo usando anche finemente una colonna sonora musicale, riprendendo ovvero dei noti brani musicali rock e pop, però riallestiti, riarrangiati in chiave classica o jazz. Davvero una proposta visiva molto curiosa e affascinante dal punto di vista appunto della messa in scena, qualche furbizia narrativa, qualche seduzione troppo, diciamo, al politicamente corretto, diciamo, come linea di racconto, ma è davvero una proposta che nell'insieme possiamo definirla furba e godibile per chi ama soprattutto il mondo inglese. Di cosa ci parla quest'ultima stagione? Noi abbiamo visto le prime puntate, Netflix ha deciso di rilasciarne solo una parte, appunto i primi 4 episodi della quarta stagione, che sono incentrati attorno alla figura di Benedict Bridgerton, quello che è lo scapolo, il rampollo al momento più atteso della società, che ha una vita abbastanza dissoluta, non vuole legami, anzi cerca appunto si perde nella notte con nottate brave, finché un giorno in un ballo in maschera non incontra una giovane donna che gli rapisce il cuore. Quella giovane donna, in realtà vestita di tutto punto, con maschera, è una cameriera
che ha deciso per quella serata di regalarsi una possibilità di sognare e di vivere in una condizione sociale differente dalla propria. Insomma, siamo dalle parti anche qui della favola di Cenerentola e dintorni, ovviamente riattualizzata e riallestita nel mondo di Bridgerton. Torneremo a parlarne ovviamente quando verranno rilasciate tra circa un mese le altre 4 puntate. Ricordiamo che i primi 4 episodi della serie Bridgerton stagione 4 sono disponibili sulla piattaforma Netflix. Quinta e ultima proposta è una novità che troviamo in casa Rai a partire dai primi di febbraio. Parliamo della incisiva, incalzante miniserie L'Invisibile, la cattura di Matteo Messina Denaro, per la regia di Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale. L'attore è affiancato validamente anche da Massimo De Lorenzo, da Leo Gassman e dalla cantante Levante. Che dire, la miniserie è andata in onda il 3-4 febbraio con degli ottimi ascolti e racconta, mette a tema la vera storia, la cattura, diciamo la lunga corsa di durata 3 decenni da parte della squadra dei ROS dei Carabinieri nel individuare e catturare il super latitante, il numero 1 dei latitanti, il boss mafioso Matteo Messina Denaro. La serie racconta tutto questo seguendo questa unità speciale fatta da, appunto, dal gruppo dei ROS dei Carabinieri e da, diciamo, una squadra interforze che si gioca appunto fino al giorno della cattura avvenuto nel gennaio del 2023. La produzione della serie è targata Canfilm con Rai Fiction, produttori sono Pietro Valsecchi e Camilla Nesbit e nel racconto, nella dinamica di racconto si vede molto del mondo produttivo riconducibile alla coppia che, ricordiamo, aveva fondato la casa di produzione Tau 2, che su Mediaset aveva realizzato alcune delle serie più iconiche nel mondo, nel genere poliziesco crime, ovvero Distretto di Polizia oppure Squadra Antimafia. Ora con questa nuova casa di produzione, la Canfilm, una nuova avventura, questa volta in casa Rai, racconta una pagina di storia, lo scacco matto dato appunto al super boss Matteo Messina Denaro, con un cast davvero in parte e soprattutto una regia di mestiere che è quella di Michele Soavi. Davvero un'ottima proposta che ha messo d'accordo il pubblico di Rai 1 raggiungendo ascolti sopra il 20% di share e assicurandosi, diciamo, un ottimo traino. Le puntate poi sono disponibili con tutti gli episodi, parliamo di 4 episodi sulla piattaforma Replay. Finisce qui anche questa puntata di Schermi e Schermi e come sempre noi vi auguriamo una buona visione. Se volete andate a recuperare le nostre puntate non solo in replica in chiaro su Telepace nei giorni successivi alla messa in onda del sabato, ma anche sul portale ufficiale di Telepace, la pagina dedicata, ma anche sui canali social YouTube e Dailymotion. José Tolentino Mendonça è un poeta tra i più significativi della letteratura portoghese contemporanea. Tiene una rubrica su L'Expresso, un settimanale portoghese molto diffuso, rubrica intitolata
che cosa sono le nuvole? Un riferimento senza nascondimenti a Pierpaolo Pasolini. È un poeta, è un grande poeta, Tolentino Mendoza, da conoscere e frequentare, leggere e rileggere. Straordinario, accaduto qualche anno fa, il suo dialogo con un altro José portoghese, Saramago, premio Nobel per la letteratura. Figlio di pescatori, è nato nel 1965 a Madeira, in quell'arcipelago dell'Oceano Atlantico sospeso tra l'azzurro del cielo e l'azzurro del mare. Racconta di essersi innamorato della letteratura grazie alla nonna, una donna semplice che però gli declamava a memoria poesie che sono state la prima biblioteca di José Tolentino, innamorato della lettura e dei libri. Lui dice di se stesso, infatti, sono fondamentalmente un lettore, ma non solo di pagine di libri, ma anche soprattutto un lettore della realtà, di volti, di vite, di tutto quello che la realtà racconta e che solo i poeti sanno ascoltare davvero. Forse ho dimenticato di dire una cosa, un piccolo particolare, cioè che José Tolentino Mendoza è vescovo, cardinale e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. È un poeta diventato cardinale, non è un cardinale che fa il poeta. Sono moltissimi i suoi libri, i suoi scritti, i suoi articoli, ma c'è un testo che merita di essere il punto di partenza per conoscerlo, merita l'impegno della lettura, è quasi un'introduzione alla ricchezza, alla bellezza della scrittura e del mondo interiore di questo poeta cardinale. Un testo che merita davvero l'impegno non solo della lettura, ma direi dello studio, perché lascia il segno, cambia le cose e di mezzo c'è Gesù e il Vangelo. Gesù, la sorpresa di un ritratto, edizioni San Paolo. È la sua tesi di laurea in teologia biblica, ma non spaventiamoci, il linguaggio è molto chiaro, semplice, non da iniziati e il percorso che indica e insegna è davvero un dono, un metodo, uno stile di lettura del Vangelo capace di far brillare, risuonare letteralmente ogni parola evangelica e di commuoverci non poco, perché Tolentino riesce come pochi altri a cogliere i punti di contatto in cui la vita e il Vangelo si toccano, si saldano, la realtà dell'incontro tra il Vangelo e la vita. Ricordo una persona carcerata a Milano, in San Vittore, che non riusciva a leggere un certo brano del Vangelo di Luca senza commuoversi sinceramente, perché diceva, tra le lacrime, queste parole mi raccontano, queste parole per me sono talmente vere da essere pesanti, sono troppo grandi le parole di questo brano evangelico, non ce la faccio a dirle senza bloccarmi, le parole mi si fermano qui. Viene in mente per certi aspetti il Cristo in gola di Antonio Rezza. C'è dunque questa carcerata che non riesce a dire il Vangelo perché è come schiacciata, bloccata, sorpresa dalla verità delle pagine evangeliche. Noi invece nelle nostre chiese non abbiamo nessun problema di lettura, anzi durante la lettura del Vangelo si sbadiglia, si pensa alla lista della spesa, si guarda l'orologio, ma vabbè, c'è speranza per tutti, anche per chi sente o dice il Vangelo da anni, ma forse non lo ha mai ascoltato o vissuto, preti compresi ovviamente. Ma torniamo a José Tolentino Mendoza. Il brano evangelico troppo forte per quella persona carcerata è al centro di queste pagine. Sono 14 versetti del capitolo 7 di Luca che raccontano di quella volta nella quale Gesù a cena a casa di un fariseo vede arrivare una donna peccatrice che porta un vaso di profumo. È quell'episodio lì. Qui. Qualcuno a volte chiede come posso iniziare a leggere il Vangelo, da dove posso partire, come posso iniziare a comprenderne il suo messaggio autentico. Beh, parti da qui, parti da questo libro che va letto con la matita in mano, sottolineato, scritto, riempito di note personali. Bisogna tornare sui paragrafi di queste pagine, lavorarci e ne verrà fuori niente meno che un ritratto di Gesù, verosimile, spiazzante, commovente, il Gesù del Vangelo. L'autore, il cardinale poeta, dichiara vicinanza profonda
a questo episodio evangelico e in queste pagine inquadra la scena da differenti prospettive, esaltando particolari preziosi e sorprendenti in tutti i personaggi coinvolti in questa manciata di versetti di Luca. Ovviamente è un personaggio anche il lettore del Vangelo, ma ascoltiamo in questi giorni pasquali il Vangelo di Luca. Un fariseo invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola, ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse veramente un profeta saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Bellissima pagina di Luca, qui presentata. A chi ama poco si perdona poco, dice Gesù. Abbiamo già ricordato, proponendo il calamaro gigante di Fabio Genovesi, che nessuna storia è soltanto una storia, e questo è vero al massimo grado possibile, immaginabile, per il Vangelo, che è una storia. Il Vangelo è un racconto ed è anche pieno di storie raccontate da Gesù stesso, sia a parole, pensiamo alle parabole, sia con la vita, in particolare nei suoi straordinari incontri come questo, incontri che non smettono mai di dirci qualcosa, di far accadere altri incontri, incontri che in poche parole ci fanno vivere. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto, Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, la Regina della Famiglia, per tutte le famiglie cristiane, perché crescano nelle virtù della Santa Famiglia di Nazaret, il silenzio, la preghiera, l'ascolto obbediente della parola di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre,
tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Totus tuus Maria, totus tuus Mater Dei, omnia mea tua sunt, totus tuus Maria, totus tuus Mater Dei, omnia mea tua sunt. Nel primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù dai morti. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero, Gesù ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. انتقرينو سلام نحخو مريم صقاز ملاكي زيابهر مساخيو انكبان استباركي خي نايكر صغفر يسون استبارخيو. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Selam na'achu Maryam ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ንዓኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንከባንስ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero della gloria, l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero, l'incoronazione di Maria Vergine, Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocato nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre di misericordia, Prega per noi. Madre della divina grazia, Prega per noi. Madre della speranza, Prega per noi. Madre purissima, Prega per noi. Madre castissima, Prega per noi. Madre sempre vergine, Prega per noi. Madre immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudente, Prega per noi. Vergine degna di onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata a Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna.
con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Dal libretto leggiamo la preghiera che si trova a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona a ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Magnificat anima mea, anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. Magnificat anima mea, anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò.
In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. Sinceramente a me sembra ancora incredibile quello che è avvenuto. Ogni giorno Don Guido Todeschini ci racconta la nascita delle nostre emittenti attraverso la trasmissione I Medaglioni, le grandi opere di Dio. Lo Spirito Santo aveva già suscitato nei ragazzi quella intuizione profetica. Ogni giorno alle 8:20, alle 13 e alle 20, uno spazio per conoscere la nostra storia. Non dimentichiamo le parole sempre di San Giovanni Paolo II quando ci ha affidato l'icona di Maria Stella dell'Evangelizzazione. Sarà la celeste patrona di Telepace. Le grandi opere di Dio, a cura di Don Guido Todeschini. Perché in questa casa ci sono state centinaia di migliaia di ragazzi, centinaia di migliaia, di ogni ceto sociale, cioè abbiamo raccolto tutti. Perché Telepace si sviluppi, perché Telepace fiorisca, non solo a Roma, in Italia, in Europa, ma in tutto il mondo. È il primo giorno dell'anno. Giovanni Paolo II celebra solennemente messa nella Basilica di San Pietro. All'omelia parla di amore e di pace. Cita una frase del Mahatma Gandhi. L'odio può essere vinto solo dall'amore. Opponendo odio a odio non si fa che aumentarne l'estensione e la profondità. Dovunque vi siano discordie, ogni qualvolta vi troviate di fronte a un avversario, vincetelo con l'amore. Poi, alla fine del mese, Giovanni Paolo II parte per un viaggio in India e, arrivato a Nuova Delhi, va a rendere omaggio al monumento funebre di Gandhi, che è una larga piattaforma di marmo nero coperta da un manto di fiori in mezzo a un prato verde. Al monumento si accede scalzandosi. Anche il Papa arriva a piedi scalzi, preceduto da una ghirlanda di fiori bianchi e gialli, i colori della bandiera vaticana. Si inginocchia accanto alla lastra di marmo nero, posa una mano sul manto di fiori e rimane a lungo in preghiera. Poi, camminando per i prati verdi all'inglese, viene condotto a piantare un alberello di mango a ricordo della sua visita. Una tradizione rispettata da tutti gli illustri personaggi che vengono in questo posto. Già fatto, sì, grazie. A Calcutta si reca alla casa degli agonizzanti, dove Madre Teresa accoglie uomini e donne trovati morenti per le strade della città. Giovanni Paolo II entra nella casa degli agonizzanti, dove in uno stanzone, stesi su materassi in terra, ci sono gli uomini. Il Papa li accarezza e li abbraccia uno ad uno. 3 sono lebbrosi. In un altro stanzone ci sono le donne, anch'esse stese sul pavimento. Nel silenzio si alza il grido di una donna. Il Papa si avvicina. La donna gli prende una mano e grida: sono sola, ritorna ancora.
Col volto emozionato il Papa stringe a sé la testa della donna. Giovanni Paolo II li benedice e poi esce sulla piazzetta dove pronuncia una preghiera. Dio onnipotente, Padre dei poveri, conforto dei malati, speranza dei moribondi, o Dio di tenerezza e di compassione, benedici coloro che stanno morendo, tutti coloro che tra poco si incontreranno faccia a faccia con te. Il Papa giunge a Shillong, sui monti del nord-est dell'India, ai confini con il Nepal e la Cina, e per lui si scatenano danze sfrenate e canti di alleluia, un miscuglio di letizia cristiana e di riti delle foreste sacre. La gente della tribù della montagna ha tradizioni religiose tutte diverse da quelle del resto dell'India, dall'induismo, dal buddismo, dall'Islam. Carovane di uomini e donne attraverso i monti, con un viaggio durato anche 2 giorni, sono arrivati a Shillong per acclamare il grande capo religioso venuto così da lontano per onorarli con la sua presenza. A queste genti della montagna il Papa parla di Dio. Sembra d'altra parte che sia questo il loro più grande desiderio. Una suora indiana racconta al Papa: noi andiamo nei villaggi lontani, dentro le foreste, e chiediamo: di che cosa avete bisogno? Rispondono: vogliamo che ci parliate di Dio. Il viaggio di ritorno del Papa dall'India a Roma è un'avventura. Cade la neve su tutta l'Italia. Molti aeroporti sono chiusi. Viene il treno speciale. Tutto intorno c'è un paesaggio candido di tono natalizio. Il Papa, nel suo scompartimento, legge un libro. Alle 8:10 il convoglio papale entra sotto le pensiline della stazione di Trastevere. A metà marzo Giovanni Paolo II riceve in Vaticano i vescovi del Brasile. Una questione che affronta con loro è quella incandescente, come egli la chiama, della teologia della liberazione, quella corrente di pensiero teologico diffuso in America Latina che chiede giustizia sociale, ma così sembra a Roma, con qualche inquinamento di teorie marxiste. Sulla teologia della liberazione c'è stato un documento della Congregazione per la dottrina della fede che l'ha disapprovata. Il Papa parla ai vescovi e dice loro che la Congregazione sta preparando un altro documento che dovrà precisare come questa teologia dovrà essere purificata dagli elementi che potrebbero adulterarla con gravi conseguenze per la fede. Per la festa di San Giuseppe, Giovanni Paolo II si reca a Prato, che si considera il più importante centro tessile del mondo, ma anche la città dei cenci, perché qui confluiscono le raccolte degli stracci, trasformati poi in tessuti. Dagli stracci è stata ricavata alla fine anche una veste bianca di pura lana vergine che i pratesi offrono al Papa, insieme a una spola e una rocca di filato, una coperta, uno scialle e una sciarpa. Tutti arnesi prodotti di questa patria dei cenci. Il 13 aprile, in una domenica pomeriggio, Giovanni Paolo II va a far visita agli ebrei nella loro sinagoga posta sul Lungotevere, quasi di fronte a San Pietro. Il viaggio del Papa comporta soltanto l'attraversamento del fiume, ma viene subito definito il viaggio più lungo del papato. È infatti la prima volta che dopo secoli di ghetti e di persecuzioni un Papa entra in una sinagoga ebraica. Gli ebrei danno un nome speciale al pontefice di Roma, lo chiamano Afifior. Loro dicono che nella fonetica ebraica significa Abate Pietro o Padre Pietro. Nella grande sinagoga romana Giovanni Paolo II viene accolto dal rabbino capo Elio Toaf, tutto vestito di bianco e con un copricapo bianco. L'ingresso del Papa nella sinagoga, gremita di ebrei, avviene in un grande silenzio. Nel silenzio egli comincia a parlare, ma un grande applauso scoppia appena egli dice: cari amici e fratelli ebrei, siete i nostri fratelli prediletti, i nostri fratelli maggiori. Sia Toaf che il pontefice fanno memoria di Papa Giovanni XXIII. Il rabbino ricorda come un sabato Roncalli, passando in auto davanti alla sinagoga, benedisse gli ebrei che uscivano dal Tempio. Giovanni Paolo II rammenta che Toaf si recò in piazza San Pietro a pregare la sera prima della morte di Papa Giovanni. Citando il Concilio Vaticano II, il pontefice afferma di deplorare gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque.
Ai primi di luglio Giovanni Paolo II si reca in Colombia. Vi esorto a porre fine alla distruzione e alla morte. È l'appello che Giovanni Paolo II lancia da Bogotà ai guerriglieri colombiani. Prima del viaggio papale, alcuni movimenti della guerriglia hanno scritto al Papa dicendo che essi combattono per gli ideali di giustizia. Anche noi, concludeva la lettera, siamo popolo cristiano e figli di Dio. Il Papa va a trovare le popolazioni degli indios in una grande zona piatta a Popayán. Sul palco sale uno dei capi, un uomo piccolo, scalzo, con un cappello di paglia in testa. Fatica come un fanciullo a leggere il suo discorso in spagnolo, ma racconta una storia terribile, la storia della conquista cristiana della sua terra 5 secoli fa. Dice: è una storia fatta nel silenzio del dolore, del disprezzo, della emarginazione, del martirio non riconosciuto, perché è martirio di indios. Molti fratelli sono morti di fronte all'aggressione senza pietà del conquistador. La pelle dei nostri piedi si è indurita nel fuggire per monti e foreste davanti all'invasore. Una grande croce di cemento si eleva sul vasto, desolato cimitero di fango indurito che è diventata la città di Armero, in Colombia, sepolta dall'eruzione del vulcano Nevado de Ruiz il 14 novembre 1985. Ci sono 20.000 cadaveri sotto questa crosta dura di fango. Un gran vento scende dai monti e spazza questa gola deserta nel silenzio della morte. Il Papa arriva in elicottero e scende nel centro della valle deserta. Legge una preghiera, una specie di salmo da lui composto per i defunti. Padre Celeste, ricevi benigno nel tuo seno misericordioso tanti nostri fratelli qui sepolti dalle forze scaturite dalla natura. Questi tuoi figli, Padre di bontà, caddero come frumento nelle viscere della terra per germogliare nella risurrezione dei morti. Fa che mediante la solidarietà, il lavoro e la costanza delle genti di questa terra sorga una nuova città, si rinnovino le famiglie, si riempiano di pane le mense e di canti i focolari e i campi. Il 9 agosto il Papa va ai Piani di Pezza, in Abruzzo, a salutare gli scout per il loro raduno nazionale. Nel loro giornalino, stampato qui ogni giorno, chiamano il Papa nostro pastore, nostro condottiero, nuovo Mosè. Giovanni Paolo II si reca a Lione, in Francia. Il 4 ottobre, festa di San Francesco, appena arrivato, il Papa lancia un appello a tutti coloro che nel mondo sono in guerra o in azione di violenza, guerriglieri e belligeranti, affinché almeno per un giorno tacciano le armi su tutta la terra. Il giorno indicato dal Papa è quello del 27 ottobre, data in cui egli ha invitato ad Assisi rappresentanti di tutte le religioni per pregare per la pace. Lancio questo appello perché credo al valore e all'efficacia spirituale dei segni. Nella cristianità medioevale, questo sospendere per un giorno o per qualche tempo l'uso delle armi veniva chiamato tregua di Dio. Il grande incontro per la pace, il 27 ottobre ad Assisi, comincia in Santa Maria degli Angeli, la basilica che contiene la Porziuncola, cioè l'antica cappella dove San Francesco proclamò l'indulgenza del perdono. Il Papa è sulla porta della basilica e comincia a salutare uno ad uno i rappresentanti delle religioni che, come in processione, vanno a portarsi verso la Porziuncola. Dopo il primo incontro nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, i capi religiosi si spargono per Assisi, ognuno a pregare per la pace sulle piazze o nelle chiese aperte per loro. Pregano a modo loro,
pregano con l'acqua, pregano col fuoco, pregano tra nuvole di incenso. I pellirosse pregano fumando il calumetto. Verso sera si ritrovano tutti sulla piazza della Basilica di San Francesco. Il Papa, ancora al centro, dice: le religioni del mondo stanno dimostrando che sono pensose del bene dell'umanità. Non sempre siamo stati costruttori di pace. Infine tutti si ritirano per una cena, a base vegetariana e senza alcolici, nel grande refettorio dei frati minori conventuali, guardati da 22 papi del passato, che li guardano da grandi ritratti ovali alle pareti, e dal Papa di adesso, che sta in fondo a capo delle tavolate. A metà novembre Giovanni Paolo II parte per un lungo viaggio in Australia, sostando prima in Bangladesh, a Singapore, nelle isole Figi, nella Nuova Zelanda e infine nelle Seychelles. Alla prima tappa, a Dhaka, capitale del Bangladesh, paese afflitto dalla miseria e dalla fame, Giovanni Paolo II affronta il tema della dignità umana. Dice: laddove questa dignità viene calpestata dalla povertà, dalla fame, dalla malattia, dalla mancanza di dignitose condizioni di vita e di possibilità di ricevere un'educazione e di trovare un lavoro, la coscienza del mondo deve essere messa in allarme. Dio dice al mondo che esso verrà giudicato riguardo al modo con cui fa fronte a queste necessità, riguardo alla giustizia, alla misericordia e all'amore che vi dimostra. A Sydney il Papa partecipa in un campo sportivo a un incontro di sera con i giovani, accorsi da tutti gli stati australiani. Ragazzi e ragazze eseguono coreografie spettacolari e cantano inni condotti da un coro di 50 voci e da un'orchestra di 40 elementi. Alla fine ragazze vestite di rosso salgono sul palco del Papa, gli prendono le mani e gli fanno fare movimenti di danza. Poi, una dopo l'altra, vanno a baciarlo sulle guance. Il mattino dopo un giornale esce con questo titolo in prima pagina: Sydney dà il benvenuto al Papa danzante. A Sydney però il Papa fa un discorso duro sulla situazione di una cristianità che si allontana sempre più dal senso del Vangelo. La fuga da Dio, grida, è una fuga nel buio e nella morte. Parla del tentativo di ridurre ogni cosa ad umanesimo terreno, di dimenticare la dimensione morale e spirituale della vita, di non avere più cura del necessario rapporto con il Creatore. Infine il Papa si trova ad Alice Springs, in mezzo alla savana australiana, la grande terra australe del Sacro Spirito, dove si incontra con gli aborigeni, venuti, dipinti e ornati, con le loro lance e i loro boomerang. Fanno qualche passo di danza in onore dell'ospite, ma in pratica sono stati chiusi dentro spazi racchiusi con delle corde, quasi un simbolo delle restrizioni cui sono sottoposti. I cristiani di buona volontà sono rattristati nel constatare per quanto tempo gli aborigeni sono stati deportati dalla loro patria per essere trasferiti in piccole aree o riserve, dove le famiglie erano frantumate, le tribù spaccate, la gente costretta a vivere da esule in un paese straniero. Voi siete come un albero in mezzo alla boscaglia, al quale un incendio ha consumato il tronco, ma sotto la terra le radici sono ancora robuste, così l'albero ha ancora il potere di rinascere. Anche per voi è giunto ora il momento di venire a nuova vita. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza.
Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. In questa giornata mondiale del malato leggiamo la conclusione del Vangelo iniziato ieri. Gesù chiama a sé la folla e proclama con chiarezza: nulla che viene da fuori ha il potere di rendere impuro l'uomo. Ciò che lo rende impuro è quello che esce dal di dentro. Gesù sta dicendo che in realtà tutte le cose che sono presenti nel creato, nel mondo, nella vita e nella società, di per sé non hanno il potere automatico di rovinare la tua vita. Dipende dove li posizioni nella tua esistenza, che ruolo, che importanza gli dai, allora eventualmente sì hanno il potere di farti tanto del male, ma in realtà ciò su cui dobbiamo stare tanto attenti è ciò che esce dal cuore degli uomini. Quello ha il potere di rovinare tutta la vita di un essere umano. Veramente ha il potere di consegnarti a un'esperienza di dolore, di sofferenza, e possiamo leggere in questo senso anche la giornata del malato. Ci sono malattie che, a seconda di come le vivi, possono incattivirti o impreziosirti. Quante sono le persone che dopo quelle esperienze di malattia hanno veramente portato tanta luce e quante invece hanno vissuto quella situazione in un modo tale per cui è uscito il peggio. Anche qui dipende da come noi vogliamo vivere queste esperienze. Al netto di ciò che sia possibile, non siamo delle vittime, siamo dei responsabili della nostra felicità.
E allora oggi chiediamoci, qualunque cosa ci capiti nella vita, qual è il mio livello, la mia consapevolezza di responsabilità davanti alla mia felicità. Sono io il responsabile di essa, non gli eventi della vita. Giovanni Paolo I chiamava il rosario la Bibbia dei poveri. Su Telepace, la preghiera del Santo Rosario, guidata dal cardinale Angelo Comastri, dal lunedì al venerdì alle 15:50. Si è formata un'immensa famiglia che prega e alza verso il cielo l'accorata preghiera perché il mondo si rinnovi, perché il mondo cambi, perché ritorni nel mondo la pace. Una immensa famiglia. Le opere di Dio sono come gli anelli di una catena. Dio non si lascia mai vincere in generosità, mai, mai. Noi abbiamo l'impressione a volte che avvenga questo. E invece Dio è Lui per primo che prende l'iniziativa. Anche quando noi dormiamo, Salmo 127, ai Suoi amici ne dà anche nel sonno, anche quando dormono. Allora, il problema non è quello di continuare, no, il nostro problema è quello di essere amici di Dio. Voi siete miei amici, dirà Gesù un giorno, se farete quello che io vi comando, quello che vi chiedo. Allora, quando noi siamo amici di Dio, Dio ci viene incontro e ci sorpassa in generosità, in abbondanza, in provvidenza, in gioia. Era morto, ucciso sulla strada, mentre tornava dal lavoro col motorino, un ragazzo di Monteforte. Si chiamava quel ragazzo Federico Facchin. Io ricorderò sempre quando lui era in coma, persone che avevano telefonato per chiedere preghiere per lui, ma i disegni di Dio non erano i nostri. Lui si addormentò nel Signore. La famiglia Facchin di Sarmazza, di Monteforte, per la morte del figlio fece come una malattia. Direi quasi incapaci, soprattutto il papà, ma anche la mamma, unitamente ai fratelli, di rendersi conto e di convincersi di quello che era avvenuto.
E allora non sto a raccontare tutto. Mi ricordo una sera dell'Epifania, il papà che telefonava senza qualificarsi, ma che meravigliato chiedeva se Dio può perdonare e perdona sempre. E io che dicevo in diretta, Dio perdona sempre. Anche quando un ragazzo drogato con la macchina sbanda e colpisce un povero ragazzo che viaggia col motorino e che magari torna dal lavoro e lo uccide, Dio perdona sempre. Scettico quel papà di famiglia, però concludeva la telefonata, dobbiamo trovarci, dobbiamo parlare. E io credo che quando entra il tarlo del dubbio, del sospetto, quando in noi c'è quasi la sfiducia nella misericordia di Dio che è infinitamente grande, io credo che la cosa più bella sia quella di avvicinare un uomo di Dio, un sacerdote, di parlare con lui, di chiedere lume, luce, conforto, aiuto. Quello che avvenne anche in questo caso. E allora papà Benedetto, il papà di Federico, un giorno mi disse: vorrei fare qualcosa per ricordare mio figlio. A noi in quei tempi occorreva uno studio e la spesa dello studio era alquanto elevata. Si parlava di 120-130 milioni delle vecchie lire. Parlandone col papà, con Benedetto, con la mamma Annalisa, poi loro hanno parlato con gli altri due figli, Riccardo e Denis, si era convenuto che quel dono fosse fatto proprio dalla famiglia a nome di Federico. C'è una frase nella lettera agli Ebrei dove il Signore dice defunctus aduc loquitur, benché morto parla ancora. E allora mi sono permesso di dirlo a Benedetto e a Annalisa: guardate, Federico è morto, voi lo piangete, siete inconsolabili, soprattutto il papà è inconsolabile. Non sarebbe opportuno, non sarebbe bello se voi lo potete fare, ma già avevano detto che loro avrebbero potuto fare questo. Se in sua memoria provvedeste naturalmente all'allestimento di questo studio e lo dedicassimo a Federico, la cosa piacque e l'11 luglio, pensate un poco, 11 luglio, vigilia di quel 12 luglio dell'intuizione profetica di tanti anni prima, 1997, 10 anni prima, il 12 luglio, da quei ragazzini, erano bambini possiamo dire, era uscita quell'intuizione profetica. Se avessimo una trasmittente, se potessimo far sentire la nostra voce alla mamma e al papà, quella sera è stata in diretta trasmessa e inaugurata quella sala, quello studio, proprio lì dove 10 anni prima aveva avuto luogo l'intuizione profetica. Ragazzi quelli, ragazzo questo. Nasceva quello studio che ancora oggi si chiama Studio Federico Facchin, defunctus aduc loquitur. Benché morto, Federico parla ancora.
Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. Oggi, 11 febbraio, la Chiesa celebra la Beata Vergine Maria di Lourdes. In questo giorno si fa memoria della vita e della esperienza mistica dell'umile fanciulla Santa Maria Bernadetta Soubirous, conversa delle suore di Nevers, una ragazza gentile, delicata, cagionevole di salute, cresciuta in una famiglia poverissima, che ricevette il dono delle apparizioni della Vergine Maria alla grotta di Massabielle, sui Pirenei. Da allora Lourdes è meta di intenso pellegrinaggio. In un secolo pregno di incredulità, in una nazione pervasa di ateismo, qual era la Francia del secolo XIX, Maria si proclama immacolata e inizia una serie di miracoli. La Vergine apparve ad un'umile pastorella, la giovane Bernadetta, per ben 18 volte, tra febbraio e luglio del 1858. Era l'alba dell'11 febbraio e Bernadetta si era recata in prossimità della grotta di Massabielle, sulle sponde del torrente Gave. Su una rupe di questa grotta la Madonna le apparve vestita di bianco, col capo coperto di un velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti di una fascia azzurra, i piedi nudi, baciati da rose profumate, un volto celestiale. Nella prima apparizione, la Madonna le parlò nel dialetto locale, le indicò il punto in cui scavare con le mani per trovare quella che si rivelerà una sorgente d'acqua, al contatto con la quale sarebbero scaturiti molti miracoli. E da allora la sorgente non ha mai smesso di cessare di sgorgare nelle piscine di Lourdes. Il secondo giorno, Bernadetta, temendo un inganno del demonio, gettò acqua santa in direzione della Signora. Ma questa le sorrise con volto ancor più benigno. Solo nell'apparizione del 25 marzo la Signora disse finalmente il suo nome. L'apparizione restò immobile, mostrandosi nell'atteggiamento della Vergine raffigurata nella famosa medaglia miracolosa, rivelata a Santa Caterina Labouré. La Signora sollevò le mani, le congiunse all'altezza del petto, levò gli occhi al cielo e disse: «Io sono l'Immacolata Concezione». Intanto avvenivano miracoli e la fama delle apparizioni si estendeva per tutta la Francia e anche all'estero, destando un concorso straordinario di devoti e curiosi. Per accertarsi che Bernadetta non fosse una visionaria o malata, si ebbero più sopralluoghi da parte dell'autorità ecclesiastica e di quella civile. I medici constatarono la normalità e la sincerità della fanciulla. In breve tempo, i numerosissimi devoti edificarono una chiesa che fu, dai pontefici, arricchita di titoli e privilegi. A Nevers, la veggente visse da religiosa il messaggio di penitenza e di preghiera che aveva ricevuto alla grotta. Morì santamente il 26 aprile 1878, all'età di 33 anni.
Fu beatificata nel 1925 e canonizzata nel 1933. Storie e volti, il nuovo ciclo di interviste del direttore di Telepace Don Bruno Fasani, in onda ogni domenica alle 9.25, 15.25, 19.15. Conosceremo tante persone e tante storie. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8.30, alle 17.30 e alle 20.30. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Telepace. Quest'oggi mi trovo a Roma presso lo studio del maestro Rodolfo Papa, autore del bozzetto del ritratto di Papa Leone, che è diventato il clip emusivo che farà parte della grande galleria dei pontefici a San Paolo fuori le mura. Maestro, che significato ha per un artista come lei lavorare dentro una tradizione così antica e così solenne? Nel momento in cui sono stato chiamato e ho firmato il contratto, da quel momento in poi non cominciano a tremare le mani, perché si entra in contatto diretto con tutta la storia dell'arte cristiana, con una relazione con tutta la cronotassi dei pontefici di San Paolo, quindi ci sono artisti strepitosi che hanno realizzato cose mirabolanti, e quindi di conseguenza bisognava concentrarsi, stare all'altezza, essere all'altezza della richiesta, e quindi insomma all'inizio è stata emozionante come cosa. Il punto di partenza è stato un olio su tela pensato fin dall'inizio per diventare un mosaico. Allora, come nasce il bozzetto? Da quali immagini o intuizioni? Allora, innanzitutto mi sono posto una serie di domande, ho riflettuto su una questione fondamentale. Innanzitutto ci troviamo di fronte ad una serie di clipei, uno dietro l'altro, che hanno una inclinazione, cioè gli sguardi vanno verso una direzione, ma questo però è l'ultimo. Quindi non avrebbe avuto senso mantenere quell'inquadratura, cioè mantenere quello sguardo, perché il pontefice avrebbe guardato verso il muro. Sarebbe stato... Quindi intanto cercare di costruire più posizioni frontali, ma anche in controparte, cioè in qualche modo che entrasse poi in dialogo con quelli successivi che verranno dopo, tra 100 anni, ma insomma, e quindi in qualche modo fare, come si dice in architettura, una soluzione d'angolo, quindi cercare di avere un'immagine che poi facilita il giro.
Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è cercare di lavorare sulle misure esatte, tanto che poi ho chiesto di poter vedere quelli che sono conservati nella galleria dei ritratti che sono nella fabbrica di San Pietro, e sono andato a vedere le misure esatte, le proporzioni, perché la tela è grande, sono 137 cm di diametro, quindi insomma le dimensioni sono molto grandi, e lì su quelle dimensioni è abbastanza facile perdere la cognizione dello spazio, quindi bisognava relazionarsi con quello. A quel punto una serie di bozzetti per cercare di mettere su carta le idee, gli sguardi, le inclinazioni del volto, la direzione, e poi anche ovviamente l'abbigliamento, perché bisognava anche scegliere come realizzarlo. Quindi fatti poi alla fine 4 bozzetti ufficiali, li ho consegnati e hanno scelto, so che il Santo Padre ha scelto uno di questi, e su quello poi ho ulteriormente lavorato. Il bozzetto è stato tradotto in circa 15.000 tessere di smalti vetrosi e ori. Come dialoga un pittore con i maestri mosaicisti dello studio Vaticano? Allora, innanzitutto parlando con il direttore Paolo Di Buono ci siamo proprio relazionati su questo punto fondamentale, cercare di fare una pittura che facilitasse il lavoro dei mosaicisti. Ovviamente la pittura ragiona con un linguaggio, il mosaico ragiona con un altro. Quindi intanto costruire una pittura che sia capace di essere autosufficiente, quindi coerente in se stessa, pensando a qual è lo scopo, ma anche e soprattutto da che distanza dovrà essere vista, perché sì, il clipo è grande, però è vero anche che tradurlo in tessere sarebbe significato per i mosaicisti tradurlo in delle macchie di colore che poi, viste dal basso, non restituire anche il senso del volto. Quindi bisognava in qualche modo predisporre e fare in modo che i mosaicisti riuscissero a realizzare questa cosa, e ci sono riusciti in maniera strepitosa. Il volto del Papa, lo ha citato, è considerata la parte più delicata e pregiata di questo mosaico. Dal punto di vista artistico cosa cambia quando un volto dipinto diventa un po' spezzato in tessere? Ma no, da un certo punto di vista non cambia nulla, o meglio, questa cosa traduce, noi potremmo dire, anche abbiamo un'esperienza artistica ottocentesca che è quella degli impressionisti oppure dei divisionisti o dei macchiaioli, uno deve immaginare un po' questa cosa qui. La scomposizione in tessere colorate di fatto facilita anche la visione da lontano, perché lì siamo più o meno a 14 metri da terra, una visione può essere vista in linea angolare, quindi la distanza tra l'occhio e il clipeo è di circa 20 metri. In 20 metri tutte quelle micro macchie si perdono e si ricostituisce un'immagine che risulterà perfettamente coerente, e quindi quasi si perde l'idea del mosaico e risulta effettivamente un ritratto reale. Quindi da questo punto di vista il mosaico ha un'efficacia straordinaria, che peraltro si combina con ormai, l'arte negli ultimi 30-40 anni, l'arte figurativa ha avuto uno sviluppo straordinario in una sorta di iperrealismo. Ecco, io non sono andato appresso alla linea di Sartini, che è uno dei più grandi ritrattisti, iperrealista della fine del Novecento, e ancora oggi è un grandissimo artista. Ho lavorato tradotto in un altro modo, una sorta di realismo mediano, ma che però il mosaico ha esaltato, quindi i mosaicisti da questo punto di vista hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. E sempre rimanendo sul volto di Papa Leone, colpisce l'espressione. Allora, quale aspetto umano e spirituale ha cercato di far emergere? Allora, io ero, come penso gran parte dei romani, presente in piazza nel momento in cui l'abbiamo visto uscire dal balcone. Dopo la fumata siamo tutti corsi
corsi lì. È chiaro che anche se ero sotto, ma insomma la distanza non permetteva, però dai monitor abbiamo subito visto il volto e la cosa che mi ha colpito è stato questo sorriso che ho cercato di rimettere nel dipinto, la cosa veramente alla quale ho tenuto di più, e lo sguardo tenero che poi ho, diciamo così, rincontrato nel pontefice quando poi l'ho incontrato. Ecco, queste erano le due cose che per me erano fondamentali sottolineare nel ritratto, perché sono, a mio modo di vedere, il sintomo di tutta la personalità del pontefice, anche la spiritualità del pontefice, quel sorriso appena accennato, delicatissimo ma affabile, che credo che da questo punto di vista sia una delle caratteristiche che credo abbia colpito tutti, e allora lì ho voluto sottolinearlo in modo particolare. E credo che, avendo visto le immagini, insomma, il sorriso che emerge dal ritratto sia proprio simile a quello del pontefice. A San Paolo fuori le mura i ritratti dei papi non sono solamente una galleria storica, ma possiamo dire una vera successione visiva. Allora, che ruolo ha l'arte, secondo lei, nel raccontare la continuità della Chiesa? Ma allora, l'arte ha sempre avuto, veramente fin dai primissimi secoli, un ruolo, potremmo dire, cronachistico da una parte, devozionale, liturgico e anche catechetico. Queste cose insieme sono la parte, come dire, assolutamente necessaria perché si possa parlare di un linguaggio artistico della Chiesa. La Chiesa ha un proprio linguaggio, ha un linguaggio proprio, e su questo io sono più che convinto. Tutti i miei studi, tutto quello che ho scritto come storico dell'arte, tutto quello che dipingo come artista vanno in questa direzione, cioè c'è un linguaggio proprio interno che appartiene alla Chiesa e che è coerente nel corso dei secoli, quindi basta rintracciarlo. Non è questione di stile, lo stile viene da sé, ma è questione di riuscire a capire il senso delle cose che ci sono dentro, quella filigrana che è sempre presente e che, pur cambiando i secoli, pur cambiando delle volte anche il gusto, quella cosa c'è sempre, riemerge in continuazione. Siamo quasi giunti alla conclusione di questa intervista. Il Papa ha visto questo ritratto a mosaico, lei era presente, il Santo Padre ha detto anche una preghiera davanti a quest'opera. Se ci racconta un po' questo momento, che emozione è stata, che cosa le ha detto il Papa? Ma intanto lui si è emozionato di fronte al ritratto, l'ha apprezzato tantissimo, ha fatto domande anche su questioni tecniche di vario genere, poi si è complimentato con i mosaicisti, ha parlato anche con me, con il direttore dello studio del mosaico, e poi insomma la relazione, ecco, io ho farfugliato davanti al paese, i primi 30 millesimi di secondo mi ero preparato tutto un discorso che invece si è dissolto, però quello di cui abbiamo parlato è proprio l'importanza dell'arte, l'importanza di questo lavoro. Lui è stato veramente molto grato e affabile, una persona di una grandissima umanità, e questa cosa mi ha colpito veramente profondamente, perché è stato anche una ricompensa per tutto il lavoro che abbiamo fatto, io e i mosaicisti, lo studio del mosaico, cioè è stato un lavoro collettivo enorme, con anche insomma una profusione di idee, energie, ecco, che alla fine mi pare che sia stato anche ripagato dall'apprezzamento profondo che il Santo Padre ci ha dato. Dunque, noi siamo giunti alla conclusione di questa intervista. A me non resta che ringraziare il maestro Rodolfo Papa per la disponibilità e per questo racconto del lavoro che ha contribuito a questa antica tradizione della sede apostolica. Grazie mille davvero. Grazie a voi. Grazie a voi.
Schermi e Schermi è tornato. Il programma di approfondimento settimanale dedicato al meglio del cinema in sala, ma anche le novità su piattaforma, è tornato con una nuova stagione. A produrre sempre Telepace Roma in collaborazione con la Commissione Film della Conferenza Episcopale Italiana, e come sempre ci rivolgiamo a tutti voi spettatori appassionati di cinema e di serie TV, accompagnandovi nelle scelte appunto tra quelli che sono i titoli più interessanti che troviamo nelle sale cinematografiche, ma anche nel mondo della televisione lineare o sulle principali piattaforme. Titoli votati all'intrattenimento, all'evasione e, perché no, anche a qualche proposta in chiave educational da recuperare in ambito educativo o pastorale. E allora ci rivolgiamo a tutti voi, adulti, giovani, famiglie, educatori, operatori pastorali, e ci trovate come sempre ogni sabato su Telepace, ma anche nei giorni successivi in replica sempre su Telepace, oppure sul portale di Telepace e sul canale YouTube dedicato. Bentrovati a tutti voi cari amici in questo nuovo appuntamento con il notiziario di Telepace, Focus presente, oggi in questo mercoledì 11 febbraio, giorno in cui la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Lourdes, giornata mondiale del malato. Ne parleremo tra pochissimo grazie alle parole del Santo Padre, oggi all'udienza generale, e anche grazie a Suor Maria Cappelletto, responsabile per l'ufficio pastorale salute della diocesi di Vicenza, che ci racconterà com'è andata la mattinata al Santuario Madonna di Monteberico, con una chiesa gremita di fedeli e anche di malati. Naturalmente la catechesi del Santo Padre all'udienza generale, poi tanti altri argomenti, tra cui il recente consiglio pastorale presbiterale che si è svolto a Mantova e il plastic free e la diocesi di Chioggia, che hanno stretto un accordo importante, il primo accordo di plastic free con una diocesi italiana. Infine parleremo anche del Carnevale di Verona per il venerdì Gnocolar, dal quale mancano proprio 2 giorni, e poi infine lo spettacolo Franciscus con Simone Cristicchi, che è già iniziato al Teatro Nuovo di Verona. Quindi questa mattina l'udienza generale si è svolta in aula Paolo VI. Papa Leone ha ripreso il ciclo di catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, proseguendo con le meditazioni dedicate alla costituzione dogmatica Dei Verbum. Si è concentrato oggi sul tema la parola di Dio nella vita della Chiesa. Il Santo Padre ha parlato del profondo rapporto tra la Chiesa e la parola di Dio, che ha l'obiettivo di far conoscere Cristo ed entrare in rapporto e in dialogo con Dio. Ascoltiamo i passaggi principali della catechesi in questo servizio curato da Giovanni Orsenigo. Nella catechesi odierna ci soffermeremo sul legame profondo e vitale che esiste tra la parola di Dio e la Chiesa, legame espresso dalla Costituzione conciliare Dei Verbum. La Chiesa è il luogo proprio della Sacra Scrittura. Sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, la Bibbia è nata dal popolo di Dio e al popolo di Dio è destinata. Nella comunità ecclesiale la Scrittura trova dunque l'ambito in cui svolgere il suo compito peculiare e raggiungere il suo fine, far conoscere Cristo e aprire al dialogo con Dio. L'ignoranza della Scrittura, infatti, è ignoranza di Cristo.
Questa celebre espressione di San Girolamo ci ricorda lo scopo ultimo della lettura e della meditazione della Scrittura: conoscere Cristo e attraverso di Lui entrare in rapporto con Dio, rapporto che può essere inteso come una conversazione, un dialogo. E la Costituzione Dei Verbum ci ha presentato la rivelazione proprio come un dialogo nel quale Dio parla agli uomini come ad amici. Questo avviene quando leggiamo la Bibbia in atteggiamento interiore di preghiera. Allora Dio ci viene incontro ed entra in conversazione con noi. Tutti i fedeli sono chiamati a abbeverarsi a questa fonte, anzitutto nella celebrazione dell'Eucaristia e degli altri sacramenti. E al termine dell'udienza il Santo Padre, in concomitanza con i saluti ai pellegrini di lingua italiana, ha ricordato la giornata di oggi, Giornata Mondiale del Malato. Sentiamo le sue parole. La Vergine di Lourdes, che oggi festeggiamo, vi accompagni maternamente, interceda per voi presso Dio e vi ottenga le grazie che vi sostengano nel vostro cammino. Al termine dell'udienza mi recherò alla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani e accenderò un cero, segno della mia preghiera per tutti gli ammalati, che oggi, Giornata Mondiale del Malato, ricordiamo con particolare affetto. E il Santo Padre ha fatto proprio così. Al termine dell'udienza generale si è recato nei Giardini Vaticani, dove si trova proprio la grotta di Lourdes. Abbiamo qualche immagine proprio per capire com'è stato questo momento in compagnia di tante persone malate. Tra qualche istante le vedremo, accompagnate anche dai volontari dell'Unitalsi. Unitalsi, un'associazione, un'organizzazione che conosciamo bene, diffusa in tutta Italia, che accompagna i malati specialmente a Lourdes e anche in tante altre occasioni. Vediamo che il Santo Padre si è messo in ginocchio sotto la riproduzione della grotta che ricorda il momento proprio dell'apparizione a Massabielle e a Lourdes, sui Pirenei, proprio della Beata Vergine Maria a Bernadette. Ricordiamo anche che l'idea di realizzare questa grotta all'interno dei Giardini Vaticani è nata su iniziativa del Vescovo di Tarbes con il sostegno di Papa Leone XIII e fu grazie alla generosità di fedeli di tutto il mondo che il progetto poté prendere forma. I lavori iniziarono alla fine del XIX secolo e culminarono nella solenne inaugurazione avvenuta nel marzo del 1905. A benedirla fu Papa San Pio X, che in quella stessa occasione modificò anche il nome della diocesi di Tarbes in Tarbes-Lourdes, sottolineando così il legame indissolubile con il luogo delle apparizioni mariane. Vediamo il Santo Padre accendere con il lume questa candela e alla presenza di tanti fedeli e di tanti volontari e metterla lì in segno di preghiera. E noi torniamo e continuiamo a parlare della Giornata Mondiale del Malato. Lo facciamo grazie a Suor Maria Cappelletto, che è direttore dell'Ufficio Pastorale Salute della Diocesi di Vicenza, che questa mattina era presente nella mattinata importante in compagnia anche del Vescovo, che ha presieduto la celebrazione al Santuario Madonna di Monteberico. Ben trovate, grazie per essere con noi. Ecco, allora noi vogliamo sapere come è andata anche la mattinata. In questo momento non ho sentito la voce, ma probabilmente tornerà tra qualche secondo. E per capire proprio come è stata questa mattinata abbiamo anche delle immagini, una chiesa, un santuario gremito e fra l'altro santuario che quest'anno celebra il suo giubileo per i 400 anni e domenica c'è stato questo momento giubilare. Oggi siete stati presenti voi. Sì, il santuario di Monteberico questa mattina è diventato una piccola Lourdes. Tutti ci siamo messi un po' in pellegrinaggio per salire qui, venire a trovare Maria che sempre ci accoglie, e assieme al nostro Vescovo Giuliano
per pregare con la Chiesa. Ecco, ci sembra molto importante celebrare con la Chiesa, intercedere questa grazia giubilare mariana, in questo anno giubilare mariano, per tante persone ammalate e sofferenti, e anche per quanti professionisti, ecco, con molta competenza abitano i luoghi di cura. L'evento è stato possibile grazie all'intervento, alla generosità, alla disponibilità di molti gruppi e associazioni di volontariato, e quindi abbiamo sentito una particolare presenza di tutta una Chiesa che si stringe con solidarietà attorno a ogni persona sofferente e ferita. Il nostro vescovo Giuliano ci ha ricordato che Dio non si spaventa di fronte alla fragilità dell'uomo, non si tira indietro, non passa oltre. Ecco, ognuno oggi è venuto carico di domande da rivolgere a Maria anche sul senso della sofferenza. Vediamo Sor Maria, tantissime persone presenti di tutte le età. Esatto, era brevetissimo il santuario oggi. Benissimo. Abbiamo visto anche una signora che ha letto in braille, perché non vedente, il salmo durante la celebrazione. Poi la celebrazione è stata anche animata dal coro diocesano della Libera, con tanti mariani veramente molto toccanti. Cosa significa? Sì, prego. Ci siamo rivolti a Maria proprio perché lei ci è maestra e ci insegna, ecco, a consegnare dolore, le ferite che portiamo nel cuore. Abbiamo visto, Sor Maria, poco fa il Santo Padre parlare alle persone presenti all'udienza generale. Sì. Santo Padre che per la giornata del malato ha voluto ricordare, riproporre la figura del samaritano che quando incontra la persona malata sofferente non prosegue indifferente. Ecco, cosa significa per voi questa giornata dove appunto anche il Papa ha sottolineato per primo l'importanza di questo incontro e di non essere vittime di questa società frenetica dove spesso si diventa molto individualisti? Sì, Papa Leone ci invita nel suo messaggio a riprendere l'icona del buon samaritano che è sempre attuale, è proprio l'approccio evangelico alla sofferenza, e quindi dovremo educarci, a sua detta, a portare il dolore dell'altro, e quindi anche ad offrire del tempo innanzitutto, perché ecco, è importante non passare oltre quando si coglie il bisogno del prossimo, e questo interpella anche una Chiesa che è sempre più chiamata a svolgere una pastorale di prossimità un po' in tutti gli ambiti. Certo, il malato è una persona che sempre può gioire, può cantare il Magnificat di Maria, ecco, però noi sappiamo che è proprio in questo momento di fatica e di sofferenza che è necessario mantenere viva l'alleanza con Dio, perché è solamente Lui che ci può aiutare a portare il dolore, non si può portare da soli il dolore. Ecco, e proprio sappiamo che nei momenti più di fragilità, di marginalità, Dio vuole manifestarci il suo amore. C'è la possibilità, ecco, Sor Maria, penso al malato naturalmente, che diciamo, può capire solo lui quello che sta passando in quel preciso momento, così come i familiari o anche gli operatori sociosanitari. Cosa significa per loro e quanto è possibile che questo diventi anche una situazione, un'occasione di crescita, anche se in modo difficile? Esattamente, il Papa Leone ci invita a educare un cuore compassionevole. Il dolore non si spiega, è molto difficile spiegare il dolore si accompagna. Ecco, lo ha ribadito anche il nostro vescovo stamattina, lo ribadisce anche il Papa Leone. La vita è un grande valore, ma è molto fragile, quindi siamo tutti chiamati a questo appuntamento con Dio quando noi incontriamo la persona nel dolore. Ne abbiamo bisogno noi, perché in queste situazioni cresciamo noi innanzitutto. Ecco, l'incontro con Dio avviene proprio anche ogni volta che noi ci rendiamo disponibili ad essere solidali con i malati. Questo richiede coraggio. Anche come ufficio diocesano di pastorale della salute ci stiamo organizzando a sensibilizzare a questo atteggiamento compassionevole nei confronti di tanti bisogni dei fratelli. Noi sappiamo che guarigione non si intende solamente guarigione fisica,
ma anche spirituale, interiore, morale. Non intendiamo solamente una disabilità biologica, ma anche mentale. Tanti sono i disagi che attraversa la natura umana e ogni persona. E per questo abbiamo bisogno sia di collaborare con le parrocchie, con le strutture, con le associazioni di volontariato. Abbiamo bisogno di collaborare con i diaconi. C'è bisogno di lavorare in equipe. E questa può diventare una giornata in cui questa tematica torna diciamo, presente davanti a tutti, con l'esigenza di farlo, perché poi spesso i malati purtroppo vengono anche dimenticati, così come le persone che li curano. E grazie allora a Suor Maria Cappelletto per essere rimasta con noi. Purtroppo il tempo a disposizione è sempre breve, ma grazie per averci raccontato un po' come è andata questa giornata e interpretare anche il significato di questa occasione. Grazie tante, a presto. A lei. E noi vogliamo continuare a parlare un po' di questo argomento, salute, sanità e malati, e naturalmente il sistema socioassistenziale lo sappiamo che è in grande cambiamento, ne parliamo spesso. Questa difficoltà può diventare anche un'opportunità per ripensare il welfare, mettendo al centro le persone più fragili e la solidarietà tra generazioni. La Pia Opera Ciccarelli, e vediamo qualche immagine che abbiamo registrato proprio lì recentemente, promuove per domani un convegno per creare proprio un dialogo tra istituzioni, operatori, mondo accademico e terzo settore. Il convegno, che si svolgerà dalle 9 alle 13 circa, è intitolato "Quando la riforma tocca la vita reale, operatori e famiglie davanti al cambiamento". Si terrà a San Giovanni Lupatotto, presso il centro servizi Monsignor Ciccarelli, in via Carlo Alberto 18. Interverranno tra le varie persone Marco Trabucchi, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, con un intervento intitolato "Il futuro che ci attende, realismo nelle scelte, fiducia nel cammino". E poi si parlerà del patto per il nuovo welfare, sulla non autosufficienza. Ne parleranno Cristiano Gori, professore presso l'Università di Trento, con un intervento intitolato "Quando la riforma incontra il territorio", e poi Elisabetta Bellinello, direttrice socioassistenziale dell'Opera della Provvidenza Sant'Antonio, e parlerà di "Quando la riforma incontra gli operatori". Infine, intorno alle 12 si parlerà di accoglienza e cura, la sfida quotidiana dell'assistenza, e interverranno tra gli altri Thomas Chiaramonte, segretario generale di ADOA Verona, Francesco Facci, presidente di UNEBA Veneto, e poi Maddalena Galvani, presidente del gruppo Giovani Imprenditori Confcooperative Verona, e Italo Sandrini, presidente nazionale di ACLI. Quindi vi ricordiamo questo appuntamento domani mattina a partire dalle 9 presso la Pia Opera Ciccarelli a San Giovanni Lupatotto. Ed ora torniamo alla giornata di domenica. Nell'oratorio di Montanara di Curtatone, in frazione alle Porte di Mantova, si sono riuniti in un incontro congiunto il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano. Da qualche tempo questi due organismi diocesani si incontrano almeno una volta all'anno per confrontarsi su temi importanti della vita delle comunità. In questa occasione il tema affrontato è stato quello dell'iniziazione cristiana. Vediamo il servizio con l'intervista, fra l'altro, del Vescovo di Mantova, Monsignor Busca. Lo Spirito parla alle chiese, ma come fare a capire quella che è la parola che lo Spirito ci consegna? Già nel Nuovo Testamento si dice che erano unanimi nel pensare, nel sentire, nel volere. La concordanza di tante voci dicono che lì sta parlando lo Spirito. Da sempre nella Chiesa si è riconosciuto un compito e un carisma importante nel discernimento da parte dei vescovi, successori degli apostoli, che però non sono degli isolati, ma che si servono dell'aiuto e del consiglio di alcuni organismi. Da sempre il presbiterio, cioè il gruppo dei preti intorno al vescovo, è stato un organo di consiglio, di suggerimento, che i vescovi consultano proprio per avere degli indirizzi e creare una omogeneità di pensiero, di sentire, di azione. Piano piano si è fatto più consapevole dentro la Chiesa che il popolo di Dio è formato dai ministri ordinati, i vescovi, i preti e i diaconi, ma da un popolo che tutto è profetico, cioè che ha ricevuto lo Spirito e che perciò è capace di leggere che cosa lo Spirito dice alle chiese. Sono nati i consigli pastorali delle diocesi con una grande rappresentanza di laici. Oggi abbiamo sempre più consapevolezza che è insieme che riusciamo meglio a decifrare cosa lo Spirito ci vuole dire per il cambiamento
cammino della nostra Chiesa mantovana, e allora in questa domenica abbiamo unito i due consigli, presbiterale dei sacerdoti e pastorale, con una larga rappresentanza di laici e di religiosi, per trattare insieme di alcuni temi molto importanti per l'oggi e per il futuro della nostra Chiesa mantovana, che vuole generare ancora tanti cristiani. Trovarsi insieme vuol dire mettere insieme le intelligenze, le sensibilità, i generi, le diverse vocazioni, e perciò avere uno sguardo più completo. E dove c'è la comunione, lì c'è lo spirito, ed è davvero più sicuro il discernimento a cui arriveremo. Oggi abbiamo affrontato il tema dell'iniziazione cristiana e a tutti i consiglieri abbiamo chiesto di portare una relazione molto sintetica rispetto a come il catechismo viene affrontato e realizzato nelle loro parrocchie e anche nelle unità pastorali. Emerge che c'è da parte di tutti il desiderio di mettersi in discussione nel rinnovamento del percorso di iniziazione cristiana, come accompagnare i nostri ragazzi, bambini, giovani a scoprire la bellezza dell'incontro con Cristo. Emerge anche la necessità di coinvolgere le famiglie, perché il catechismo non è da delegare soltanto agli addetti ai lavori, ma è necessario coinvolgere non solo le famiglie ma tutta la comunità. Il nostro tempo è sicuramente molto complesso, è però un tempo in cui ciascuno di noi deve mettere a disposizione anche la propria creatività per trovare modalità nuove per trasmettere la fede ed educare alla fede. Sono convinta che nonostante la fatica dell'occuparsi dell'iniziazione cristiana, ci siano però tantissimi germi di bene che stanno spuntando e che possiamo davvero anche toccare con mano. E termina così questo servizio. Noi ringraziamo la Diocesi di Mantova per appunto avercelo fornito, e comincerà così una collaborazione per rendervi note le varie attività della Diocesi di Mantova. Cambiamo argomento e parliamo di un mondo libero dalla plastica, e questo è l'obiettivo dell'organizzazione italiana, sempre più presente anche all'estero, Plastic Free. 250.000 volontari, e è stata realizzata per la prima volta un accordo con una diocesi, la diocesi di Chioggia. Ne vogliamo parlare con il coordinatore nazionale di Plastic Free, Riccardo Mancin. Ben trovate, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, è un piacere. Ecco, quindi complimenti per tutto il lavoro che state facendo in tante città italiane. Adesso arriva anche un accordo con la prima diocesi. Come nasce questo accordo e perché? Beh, l'accordo parte da lontano, parte dall'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, che traccia un po' la strada, ossia quella della trasversalità, della volontà di affrontare le sfide ambientali del futuro attraverso il dialogo, attraverso una fitta rete di condivisione di obiettivi. Per cui, proprio partendo da questa premessa, Plastic Free Onlus a livello nazionale dal 2019 sta tessendo una rete di appunto contatti per provare a sensibilizzare quante più persone possibili su quello che è un problema ormai planetario, ossia quello dell'inquinamento da plastica, un grave problema che ci troveremo ad affrontare per ancora tanti anni purtroppo, e quindi da lì è partita la mia volontà di provare a capire se c'era anche da parte della diocesi di Chioggia, che è poi il territorio in cui vivo, questa condivisione di obiettivi e di valori, e ho trovato, sono sincero, una grande apertura, soprattutto da parte del vescovo Monsignor Giampaolo Vianin, che ci ha accolto in maniera veramente disponibile e soprattutto con grande attenzione, nutrendo stima nei nostri confronti per tutte le iniziative che già portiamo avanti da anni su tutto il territorio nazionale, ma in particolare anche quello del Veneto e di tutta la provincia di Venezia e del Delta del Po. E da lì è nato questo dialogo che ha portato poi fortunatamente alla firma di questo atto formale di accordo per provare a mettere a terra dei progetti di sensibilizzazione.
Quindi da un lato Plastic Free si farà promotrice di attività appunto condivise, opportunità, e la diocesi darà visibilità e partecipazione. Quanta partecipazione state trovando in Italia? Ho detto prima il numero dei volontari, tantissimi, 250.000, e poi avete anche dei volontari particolarmente attivi, 1120, che insomma si occupano di formarsi per quello che state facendo e di proporre tanti eventi in Italia. Se ne sente parlare anche qui a Verona, siete molto presenti. Sì, è una realtà che cresce in maniera esponenziale, Plastic Free. I volontari sono tantissimi, ormai sono più di 250.000, sono persone che dedicano in maniera libera e spontanea il proprio tempo per la causa, ma ci sono appunto 1120 referenti, che sono delle persone che hanno deciso di fare quel passaggio in più, ossia diventare i portavoce dell'associazione sul territorio e quindi portare avanti la mission che è legata alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione, dai clean up agli incontri nelle scuole, agli incontri con la cittadinanza, alle collaborazioni con le istituzioni. In Veneto siamo molto attivi, è una delle regioni più attive, siamo 114 referenti e ben 30 di questi sono nella provincia di Verona, che è sicuramente quella che ultimamente si sta distinguendo molto di più rispetto alle altre per impegno e azioni sul territorio. E in chiusura brevemente, si vede anche dalle immagini, sono molti giovani i vostri volontari, quindi si sente sempre di più questa spinta a rimanere ecologici e a dare alle prossime generazioni un mondo sostenibile. Noi siamo convinti che è solo grazie a un impegno e un'attenzione costante oggi che si possa garantire un futuro alle nuove generazioni domani. Quindi proprio sulla base di questo ci stiamo impegnando tanto per cercare di replicare queste collaborazioni, ed è una cosa che faremo proprio anche con altre circoscrizioni ecclesiastiche in tutta Italia, partendo proprio da questo esempio pionieristico di Chioggia. E siamo convinti che sia solo così, lavorando insieme e collaborando, che si possa poi arrivare veramente a centrare l'obiettivo, che è quello di lasciare in eredità un futuro migliore a tutti quelli che verranno. Grazie allora a Riccardo Mancin, referente e coordinatore nazionale di Plastic Free, grazie per quello che fate, e naturalmente tutte le informazioni sono online. A presto. Grazie, arrivederci. Ecco, chissà che qualche altra diocesi in Veneto possa aderire, così come ha fatto Chioggia. Noi torniamo per un momento al giorno del ricordo che si è celebrato ieri, e l'Università di Verona ha organizzato alcuni eventi, tra cui nel chiostro di Santa Maria delle Vittorie la conferenza intitolata "Dopo il Trattato di Osimo, Italia e Slovenia tra memorie divise e frontiere che scompaiono". Sono intervenuti Benedetto Zaccaria dell'Università di Padova e Borut Kabjan del Centro Ricerche Scientifiche di Capodistria. Sentiamo il suo punto di vista sull'argomento. Credo che questo incontro all'Università di Verona sia assolutamente importante, partendo da quello che è stato l'anniversario della firma del Trattato di Osimo del 1975, nel novembre del 75, tra Italia e Jugoslavia, che regolava tutta una serie di relazioni tra i due paesi confinanti. Quest'oggi discutiamo, analizziamo tutti quelli che erano i rapporti e le relazioni fra i due paesi, che già erano relativamente buoni, sia politicamente ma anche e soprattutto economicamente. Nei decenni precedenti si vanno ulteriormente a stabilizzare nella seconda metà degli anni 70, ricordiamo sia a livello nazionale ma anche a livello regionale. Qui magari vorrei ricordare quello che è stata la comunità di lavoro Alpe Adria, tra le quali faceva parte anche il Veneto, che era un fenomeno molto importante di collaborazione regionale. Dato che siamo a Verona, non possiamo non sottolineare il ruolo importante avuto da un veronese doc, Lorenzo Bellomi, poi vescovo di Trieste per 20 anni, dalla fine degli anni 70 in poi, che si è prodigato enormemente per un dialogo con le comunità religiose in Jugoslavia e soprattutto in Slovenia.
E questi temi sono soprattutto importanti per i giovani che in questo periodo sono immersi in un contesto molto nazionale, se non nazionalista, dove vedono attorno a sé il riprodursi di immagini, di narrazioni molto legate ad un passato esclusivamente secondo l'ottica nazionale. Dobbiamo invece tentare di arginare questo fenomeno approfittando dell'assenza fisica dei confini per ricordare quelli che erano i contatti transfrontalieri che già conoscevamo in passato e che sono l'unica via verso un futuro migliore. E ultimo argomento, torna a Verona la tradizionale sfilata carnevalesca del venerdì gnoccolaro organizzata quest'anno dal Comitato Benefico Festa della Renga. Il 13 febbraio 2026 quindi sarà attraversata da maschere e carri allegorici a partire dalle 14:15 circa, secondo un percorso rinnovato dati gli allestimenti in Piazza Bra per le Olimpiadi. Carri e maschere si incoloneranno in Piazza Luigi Cadorna e proseguiranno su Ponte della Vittoria per poi percorrere via Diaz, Corso Cavour, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, via San Zeno in Oratorio, Regaste San Zeno, ancora Piazzetta Portichetti fino a Piazza Pozza e poi per arrivare in Piazza San Zeno. E se ne parlerà venerdì in Fatti e Prospettive proprio con il presidente del Comitato Benefico Festa della Renga, Roberto Bussola, e con Francesca Martini. Con questo termina il nostro appuntamento di Focus Presente che torna domani. Come sempre a tutti voi grazie per l'ascolto, un buon proseguimento. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel cuore del Salento alla scoperta di Seclì in provincia di Lecce. Il comune si trova a 76 metri sul livello del mare e conta 1830 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Seclì. Con gioia incontriamo il sindaco Andrea Finamore. Allora, ci presenti il comune di Seclì. Intanto benvenuti e grazie per essere qui. Seclì è una cittadina viva, una cittadina che si costruisce sulle sue tradizioni, su un'identità molto forte, una cittadina che vive di buon cibo,
che vive di buona musica. Abbiamo potuto oggi ammirare i nostri cantori, Sasha, Migali e Mattia De Mattese, ma è una tradizione diffusa comunemente nella nostra popolazione. La gente è abituata a fare musica e a costruire musica fin da bambina, suonano la pizzica. È un paese che ha una storia molto importante, che è anche poco nota, ma che stiamo cercando in tutti i modi di portare alla luce e di far riscoprire a tutte le persone che vogliono avventurarsi a Seclì. Molta della storia risiede proprio in questo luogo. Sì, noi siamo nel nostro palazzo ducale, il gioiellino di Seclì. Diciamo che i monumenti più importanti per Seclì sono l'ex convento dei frati minori e questo palazzo ducale. Un palazzo che è il cuore pulsante della nostra cittadina. Abbiamo pensato in questo posto di realizzare una sala convegni, una sala mostre. Qui c'è la nostra biblioteca, degli spazi di coworking, degli spazi per fare musica per i nostri ragazzi e tutta una serie di altre attività che possono ospitare questo luogo. Ai nostri piedi abbiamo la tradizione dell'olio. Ecco, qui la nostra identità si vede ad ogni passo, basta passeggiare a Seclì per rincontrare la nostra tradizione. Qui vediamo l'olio, di lì abbiamo anche le altre vasche per raccogliere l'olio che veniva utilizzato per illuminare le strade del paese. Ma passeggiare a Seclì significa passeggiare in qualche modo in un pezzo di storia. Tra l'altro un centro storico tutto in pianura. Assolutamente sì, diciamo che siamo molto vicini al mare, non abbiamo un paesaggio collinare, siamo fortunati ad essere tutto in pianura e ci permette di guardare molto più in là nell'orizzonte. E anche uscendo qui dal Palazzo Ducale poi abbiamo un giardino niente male. Sono stati portati alla luce da poco e sono un posto che tutti ammirano, insomma tutti gli amici che vengono a trovarci da paesi vicini rimangono estasiati. Un parco che abbiamo dedicato a Isabella D'Amato, la nostra serva di Dio, che è nata in questo palazzo, che è cresciuta in questo palazzo, salvo poi dedicarsi alla clausura nel convento di Nardò. Qui abbiamo un territorio molto vasto, un territorio agricolo. Un territorio sì, a forte matrice agricola. Pensi che il comune di Seclì è grande poco meno di 9 km quadrati e siamo solo meno di 2000 abitanti. Quindi puoi immaginare che la nostra storia è proprio quella, è il terreno, è la cultura. Sono i nostri nonni che hanno portato avanti questi territori e che ancora oggi vengono portati avanti dai loro discendenti. Ogni famiglia qui è abituata a produrre il proprio vino, il proprio olio, a coltivare la propria verdura. Facendo tappa a Seclì poi possiamo anche visitare gli altri paesi della zona. Diciamo che noi siamo in quella che è chiamata l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine, dei paesaggi mozzafiato, principalmente rupestri, ma abbiamo vicino Gallipoli, Nardò, insomma siamo concentrati bene, siamo organizzati bene, da qui si può raggiungere qualsiasi meraviglia del Salento. Ho visto che siete anche un'amministrazione molto giovane. Sì, io personalmente ho 31 anni, la vice sindaco ne ha 26, altri assessori e consiglieri comunali sono tutti intorno ai 30. Abbiamo abbassato di gran lunga l'età media di Seclì e Seclì ci crede molto in questo, ha deciso veramente di scommettere sui giovani che stanno tornando per cercare di dedicarsi al proprio territorio. Io stesso sono stato fuori per anni, salvo poi decidere di tornare a casa e invece che aspettare che un luogo ti dia delle possibilità, costruirle per gli altri. Lei diceva dell'importanza della musica e prima abbiamo ascoltato proprio dei pezzi di Seclì. Sì, sono le nostre pizziche. La pizzica è una musica popolare, diffusa in tutto il Salento e qui a Seclì abbiamo delle particolarità, la pizzica di Seclì o le canzoni di Seclì che sono note nell'Interland per essere state prodotte qui. Una tradizione che si tramanda ancora di giovane in giovane, da anziano a giovane, quindi ancora oggi si può ammirare in qualsiasi casa il nonno che insegna la pizzica ai propri nipoti. Un paese forte anche nell'associazionismo. Abbiamo molte associazioni che sono veramente attive, che rendono vivo il nostro territorio. Penso alla Proloco che organizza la Sagra della Carne de Cavallo, che è l'evento più grande di Seclì. Penso ai vari comitati festa che si preoccupano di organizzare le feste patronali o alle associazioni culturali, alla nostra protezione civile. Insomma, un paese che non si ferma, che è sempre in movimento. Proprio in questi giorni stiamo ragionando con altre associazioni, con Futura 21 abbiamo fatto una serie di eventi, con il Vespa Club stiamo lavorando per realizzare un posto per il Vespa Club. Insomma, un paese che si vive tanto di associazionismo. Poi incontrerò anche il parroco, gli altri protagonisti del territorio e farò questa domanda. Inizio con lei, ma che cos'è Seclì per lei? Seclì per me è un innamoramento continuo, è il bisogno di continuare ad investire e la voglia di credere in un territorio e di farlo crescere, di dedicarsi. È casa, è la nostra famiglia ed è tutto quello che racconta bellezza. Per le persone che arrivano qui sul territorio ci sono dei B&B, com'è l'offerta riguardo il turismo?
L'offerta è abbastanza coperta, abbiamo delle diverse strutture ricettive, da B&B ad alberghi a case vacanza, che vengono molto riempite nel periodo estivo. Riusciamo a vivere molto, dell'aspetto turistico durante il periodo estivo. Abbiamo una serie di attività commerciali che offrono i nostri prodotti tipici, permettono a tutti i turisti di deliziarsi con le nostre tipicità. Anche perché il mare è a pochi chilometri. Assolutamente, sono 8 chilometri circa, abbiamo molto vicino Gallipoli, Santa Maria al Bagno. Qui si può raggiungere comodamente qualsiasi punto del Salento. Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco. L'invito è quello di venire a visitare Seclì. Lasciatevi trasportare, passeggiate per le strade di Seclì, scoprite le leggende che vi racconteranno i nostri anziani e vi farete assolutamente innamorare dalla bellezza. E di leggende ce ne sono tante, no? Tantissime, tantissime. Grazie sindaco, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Seclì. Con il parroco Don Simone Napoli andiamo a presentare la comunità cristiana di Seclì. Il nostro itinerario inizia proprio da qui, dalla Chiesa Madre. Bene, ci troviamo in questo luogo dove trova le origini la comunità cristiana di Seclì. Ci troviamo presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che è l'antica chiesa madre di questa piccola cittadina che si trova nel sud del Salento. Il cristianesimo qui inizia intorno al 1100, secondo le prime documentazioni che abbiamo, e questo tempio sacro che voi potete ammirare, ecco, è frutto di un'opera di ampliamento successiva. Poi abbiamo una parrocchiale più moderna. La parrocchiale è stata costruita intorno al 1968-69 perché questo luogo non era più capiente per poter contenere i fedeli che sono aumentati nel tempo, ed è stata costruita la parrocchiale, che è molto più nuova, moderna, e conserva anche lì una struttura molto semplice, però è un luogo di preghiera dove i fedeli attingono la sorgente dei sacramenti. E a Seclì c'è forte devozione per Sant'Antonio. Eh sì. Seclì vanta questo patrocinio di Sant'Antonio, che è dovuto alla presenza dei frati francescani intorno alla fine del 1500. Da sempre Seclì festeggia, onora in 2 date la festa di Sant'Antonio: il 13 giugno per la solennità liturgica di Sant'Antonio, con una tredicina solenne alla quale partecipano anche devoti dei paesi limitrofi, e una seconda festa che è dovuta alla mietitura durante l'ultima fase di giugno e luglio, e pertanto hanno pensato i frati dell'epoca insieme al popolo di continuare con la venerazione di Sant'Antonio da giugno fino alla fine di luglio con la festa civile, che è definita la festa di Sant'Antoni Grande, perché è una festa molto bella dove c'è la musica, ci sono le bande musicali, i concerti bandistici, la processione, in cui la comunità si sente unita intorno a Sant'Antonio, perché potremmo dire che Sant'Antonio fa l'unità a Seclì. E l'altro patrono poi è San Paolo Apostolo. San Paolo Apostolo è un culto introdotto intorno al 700 dal vescovo dell'epoca, che noi festeggiamo qui a Seclì nella solennità della conversione di San Paolo il 25 di gennaio, con un tempo di preparazione anche a questa festa e una processione con tutte le